Tanto ricordiamo questa mattina al termine del riscaldamento alle 8:45, quindi 10 minuti poco meno ancora a disposizione. Ragazzi, 8:45 il termine riscaldamento, alle 9 l'inizio delle gare.
Ragazzi, sono le 8:45, il tempo per il riscaldamento è terminato. Vi preghiamo di liberare vasca e piano vasca per permettere l'accesso alle piastre. Grazie. Ancora ragazzi, liberare vasca, piano vasca, periodo riscaldamento è terminato. Chiediamo anche ai tecnici la collaborazione per iniziare come sempre puntuali alle ore 9. È necessario montare le piastre, effettuare tutte le verifiche del sistema di cronometraggio. Pertanto vi chiediamo ora di liberare vasca e piano vasca. Grazie.
17. Io ricordo le pagine Instagram e Facebook meeting di Halloween, sulle quali potete trovare le foto della giornata di ieri, quindi l'invito a seguirle e lasciare like, perché sono presenti più di 100 foto della giornata di ieri, 28 ottobre. Ricordo come sempre anche l'importantissimo premio Halloween, la squadra che meglio rappresenta lo spirito di Halloween in queste 2 giornate di gara. È previsto uno sconto sulle tasse gara, al momento sempre la società del Gabbiano a guidare questa speciale classifica. Ci siamo dunque ancora pochissimi minuti e poi il via di questa seconda giornata.
A tutti buongiorno, ancora ben trovati a Rosà, la piscina delle rose. Siamo alla seconda giornata, edizione 2017 del meeting di Halloween, 13ª Trofeo Città di Rosà. Manifestazione organizzata dal Centro Nuoto Rosà con le collaborazioni di Team Veneto e Federazione Italiana Nuoto e con il patrocinio del Comune di Rosà. E dunque noi di nuovo davvero ringraziamo tutto lo staff di tecnici e aiutanti appunto del Centro Nuoto Rosà e ringraziamo anche il presidente della società di casa Paolo Trevisan. Come sempre, prima di dare il via alla manifestazione, la presentazione di giudici e cronometristi, partendo anche questa mattina dal giudice arbitro Loris Vittoria. Giudici di partenza per il settore maschile Luca Leonbruni. Per il settore femminile Filippo Canu. Coadiutrice della giuria Mariangela Donadon. Preziosissimo come sempre servizio automatico e manuale di cronometraggio curato dalla Federazione Italiana Cronometristi, sezioni di Venezia e Vicenza, direttore del servizio automatico Gian Alberto Zambon. Per il servizio manuale Silvano Lorenzon. Assicura l'assistenza medica in piano vasca Alessandro Sartori, dottore. E allora ringraziamo giudici cronometristi, li invitiamo a prendere i posti per questa mattinata di gare. Programma il menù di quest'oggi prevede in apertura i 50 farfalla maschili, 50 stile femminili, 2 stile maschili, 2 dorso femminili, 50 dorso maschili, 100 misti femminili maschili, 200 rana femminili, 50 rana maschili, 50 farfalla femminili, 200 farfalla maschili e 2 stile femminili. A tutti i tecnici è stato consegnato il programma e la scaletta con anche le premiazioni, pertanto anche quest'oggi chiediamo massima puntualità ai ragazzi in zona podio. E dunque sono già pronti ai blocchi di partenza i protagonisti della prima gara di questa mattina. È la gara dei 50 farfalla maschili, si parte dalla categoria ragazzi. Presentiamo la serie numero 11, Luca Carli alla 2, Filippo Valbinotta alla 3, Matteo Munerotto alla 4, Thomas Randon 5, Edoardo Rampazzo 6. Ricordo inoltre, come sempre, preziosissimo il contributo del nostro DJ Steven a curare le scelte musicali e la diffusione audio e come sempre mio compagno di viaggio qui al mio fianco Luca Bolpato, speaker ufficiale. Tanto ci siamo quasi, ancora qualche istante, poi daremo il via con i 50 farfalla. Ancora ricordiamo le foto di ieri sulla pagina Facebook Meeting di Halloween, l'invito a lasciare like, sono più di 100 foto. Invito a tutti davvero a seguire quella pagina Meeting di Halloween 2017.
che non c'è il medico, cioè non so che cazzo dire. Poi intanto puoi dire ai ragazzi, cioè più che dire le premiazioni, Halloween, ringraziare il DJ e tutto, che cazzo posso fare? Claudio mi ha detto, Non c'è, siamo in Intanto stiamo naturalmente aspettando che finisca questa canzone per iniziare la gara. No, scherzo, dai. C'è un problema, nel senso che il medico sta parcheggiando, ci dicono in questo momento, e sta raggiungendo il piano vasca. Quindi da regolamento le gare non possono iniziare senza la presenza di un medico in piano vasca. È questione davvero di pochissimi minuti, anzi ci dicono che arriva ora, quindi ci siamo. Serie 11, 50 farfalla, ragazzi.
E allora partita ufficialmente questa giornata numero 2 del meeting di Halloween 2K17 con la serie 11 della Farfalla ragazzi. Presentiamo la numero 10, Matteo Magoga 2, Antonio Subranini alla 3, Pietro Cappadona alla 4, Christopher Mike Manias 5, Marco Turco Bovolenta in 6, Tommaso Borella alla 7. Si completa questa serie 30 e 40, Thomas Randon. E nuoteranno per la serie 9 Stefano Menegozzo 1, Emanuele Andreolo 2, Luca Scaramuzza alla 3, Samuele Trevisol 4, Pietro Abruzzo in 5, Tommaso Dalla Mora in 6, Filippo Colla 7, Mattia Breda alla 8. Christopher Manias 30 e 88 per la serie 10. Partita la serie 9, nuoteranno per la 8, Dario Gioverge alla 1, Daniele Di Cesare in 2, Tommaso Della Mora in 3, Nicolò Peretto alla 4, Federico De Luca in 5, Tommaso Sartorato alla 6, Leonardo Beltrame in 7, Alessandro Casagranda in 8. E 92, Luca Scaramuzza si aggiudica questa serie. Per la serie 7 Francesco Carroccia in 1, Luiz Lancerini alla 2, Mauro Maculani in 3, Federico Rizzardi in 4, Marco Biasutto alla 5, Cristian Ramazzotto in 6, Andy Bardi alla 7, Elia Ordan in 8. Ultime bracciate, intanto Federico De Luca 30 e 57 si aggiudica la serie numero 8. Noteranno per la serie 6 Matteo Girotto 1, Samuele Pornaro alla 2, Patrick Agnello alla 3, Tyler Savioner in 4, Alessandro Zani in 5, Samuele Bergamini in 6, Lorenzo Bortolami alla 7, Davide Momi 8.
In archivio anche la settima serie della farfalla veloci ragazzi, Federico Rizzardi 29,51. Per la Serie 5 si preparano Giovanni Facci 1, Riccardo Marton 2, Filippo Rambaldi alla 3, Lorenzo Gaino in 4, Edoardo Messa alla 5, Alessandro Scobbi in 6, Luca Signorelli in 7, Jacopo Mazzuia in 8. (28,97), tempo con cui Alessandro Zanin vince questa serie numero 6. Partita anche la quinta serie per la quarta, dalla 1 alla 8 nuoteranno Federico Menestrina, Leonardo Spila, Andrea Cescutti, Samuele Marchiotto, Federico Ambrosi, Gianluca Sella, Alberto Parolin e Guido Maran. Testa a testa per la vittoria della serie numero 5, 28,70 per Gaino, a 3 centesimi messa, 28,73. E nuoteranno per la prossima terza serie Lia Codardini in 1, Nicolò Locastro alla 2, Lorenzo Chiavegato alla 3, Davide Bragatto in 4, Giuseppe Lancerini in 5, Daniele Ortolan 6, Edoardo Zanotto 7, Marco Gigante alla 8. Alberto Parolin 28,53, fa sua la quarta serie, al via la numero 3. Si preparano per la serie numero 2, Luca Brazzale 1, David Gadiaga in 2, Michele Narsini alla 3, Matteo Guglielmo in 4, Francesco Gabellini alla 5, Riccardo Zanoni alla 6, Mattia Squaglio alla 7, Filippo Boschini in 8. In acqua la terza serie, Codardini in alto in corsia numero 1, 27,61 per aggiudicarsi la terza serie.
E dunque tempo di presentazione, prima serie 50 farfalla ragazzi, in 1 Atos Ronzani, alla 2 Andrea Pestrin, in 3 Marco Menta, in 4 Lorenzo Piria, in 5 Paolo Conte Bonin, alla 6 Thomas Valenti, alla 7 Francesco Visentini, alla 8 Nicola Vassena. E dunque a breve la prima serie con le prime medaglie in palio di questa mattina. Intanto vediamo come si completa la numero 2, la spunta dalla sesta corsia Zannoni. 27 e 15 a 4 centesimi Gadiaga, 27-19. Ci siamo allora, serie 1. E dunque prima serie in acqua, Lorenzo Piria in corsia 4, Arca Team suo il miglior tempo di iscrizione, al suo fianco Conte e Menta in 5-3. Al passaggio ai 25 naturalmente atleti ancora sulla stessa linea, all'uscita dell'ultima subacquea nelle corsie centrali comandano, attenzione anche a Valenti già medagliato nel dorso che ci prova, è testa a testa per la vittoria, Piria che risale 26-33, si aggiudica la farfalla ragazzi, proprio Valenti è secondo 26-59, Conte Bonin terzo 26-61. Questo dunque è l'epilogo della farfalla ragazzi, si passa alla categoria assoluti che ricordo comprende junior, cadetti e senior. Serie previste sono 6, presentiamo questi atleti: Matteo Campo dell'Orto alla 2, Marco Ottavian alla 3, Enrico Razzetti alla 4, Riccardo Miele alla 5, Nicola Aggio alla 6, Loris Rudi alla 7. Per la Serie 5 Alessandro Zanchettin 1, Giacomo Melotto in 2, Federico Simioni 3, Marco Gattagrisa in 4, Tommaso Townsend 5, Enrico Capodaglio 6, Luca Casagranda 7. (27-15) Nicola Aggio, corsia 6. Partita la serie numero 5, presentiamo la quarta: Thomas Venturini 1, Leonardo Lucato alla 2, Emanuel Sorgon 3, Achille Valerio 4, Simone Butazzi 5, Andrea Grendene 6, Angelo Formentin 7, Matteo Rossi in 8. C'è un avviso di squalifica, l'atleta Marco Ottavian della società Padova Nuoto, che ha gareggiato nella sesta serie dei 50 farfalla assoluti maschi, è stato squalificato per falsa partenza. Tommaso Townsend intanto 26-46.
Presentiamo la terza serie: Leonardo Vendraminetto in 1, Lorenzo Coan 2, Alessandro Visintin 3, Federico Menti 4, Nicolò Perozzo in 5, Federico Spadotto alla 6, Matteo Rino dalla libera alla 7, Manuel Quaglio alla 8. Manuel Sorgon 26 e 98 dalla terza corsia. Partita la terza serie, presentiamo la numero 2, Marco Primo Guernier 1, Andreas Busetto alla 2, Francesco San Giorgio in 3, Gabriel Salio alla 4, Lorenzo Menegaldo in 5, Davide Martello alla 6, Gianmarco Tonetto alla 7, Matteo D'Avanzo alla 8. 26 e 61, Alessandro Visintin in corsia numero 3. Ricordiamo a tutti gli atleti di rimanere in acqua per permettere un'agevole partenza della batteria successiva. Grazie. Partita la serie numero 2 della farfalla maschile. A breve presenteremo gli 8 protagonisti della numero 1. Intanto in corsia 4 Gabriel Saliu, portacolori del Mirano Nuoto. Alla 5 Lorenzo Menegaldo per l'Hydros, è lui in vantaggio, è lui che si prende questa serie 2. 25 e 33 su Saliu, 25 e 87. E dunque ci siamo, presentiamo la prima serie dei 50 farfalla assoluti maschi. Nuoterà in corsia 1 per il team veneto Alessandro Sperotto. Alla 2 Stefano Raimondi, De Hacker. Corsia 3 Matteo Pignatti, De Hacker. Corsia numero 4 per il Genova Nuoto, è il primatista italiano junior dei 200 misti, già medaglia d'oro agli europei junior con la staffetta mista e finalista nei misti ai mondiali junior di Indianapolis, Alberto Razzetti. Al suo fianco in corsia numero 5 i colori del De Hacker Team, già nazionale giovanile, 2 volte medagliato ai categoria 2017, già finalista agli assoluti di Riccione, Leonardo Vimercati. Noterà in corsia 6 Andrea Facciolà, De Hacker. Corsia 7 Luca Andreini, Polisportiva Riccione. Alla 8 Jacopo Fantinato, Team Veneto. C'è una squalifica, Andrea Busetto della società Bentegodi che ha gareggiato nella seconda serie corsia 2 è stato squalificato per falsa partenza. Martino Lucatello, suo record del meeting 24 e 74, e duello a centrovasca tra Razzetti e Vimercati, entrambi specialisti della farfalla veloce. Razzetti per il Genova Nuoto, Vimercati per il De Hacker Team. Vediamo il tocco della piastra, Alberto Razzetti 24 e 74, a soli 3 centesimi dal record. È comunque vittoria per lui. Vimercati secondo 24-83, terzo Pignatti 24-97. Prossima gara è la gara dei 50 stile libero ragazze, serie numero 13, dalla 2 alla 7, Rachele Rudella, Isabella Bonifacci, Frida Tutone, Giulia Gradinaru, Sofia Sabadin, Alice Macor.
Andiamo a presentare la serie numero 12, la prossima in partenza. In corsia numero 1 Federica Morana, Polisportiva Riccione, alla 2 Anna Tiroli, Centro Nuoto Portogruaro, in 3 Beatrice Liana, Natatorium Treviso, alla 4 Arianna Pasquale, Città Sport Vicenza, alla 5 Ginevra Orighi, Nottoli Nuoto, in 6 Giulia Zanardo, Arca Nuoto, alla 7 Angela Ceola, Schio Nuoto. Sofia Sabadin 29-43 si aggiudica questa serie. Siamo in partenza con la batteria numero 12. Sono in acqua appena partite le ragazze della batteria numero 12. Andiamo a chiamare e a presentare quella della serie successiva, la numero 11, Basma Benomarra, Arca Nuoto in 1, Chiara Milanna, Milano Nuoto alla 2, Alice Menestrina, Buon Consiglio Nuoto in 3, Vanessa Masat, Parco Livenza in 4, Giorgia Menestrina, Buon Consiglio Nuoto in 5, Ilaria Ioveni e Città Sport Vicenza in 6, Virginia Franchi, Polisportiva Riccione alla 7, Sara Ortolan, Nottoli Nuoto, corsia numero 8. Intanto ragazzi ricordo il primo blocco di premiazioni al termine dei 50 stile libero femminili, sono ancora 11 serie ragazzi e 14 assoluti, quindi tra 25 da 50 ragazzi puntuali in zona podio per la farfalla, grazie. E Beatrice Liana con 31,95 ad aggiudicarsi questa batteria. Siamo in partenza con la serie successiva. La serie successiva sarà la numero 10, avremo in acqua Alessia Nescia in 1, Caterina De Poli alla 2, Francesca Cavallaro in 3, Anna Maria Abram alla 4, Elisabetta Renzi in 5, Irene Costa alla 6, Zeo di Callegher in 7, Asia Stegani, corsia numero 8. E dalla corsia numero 4 è Vanessa Masat 32,07 ad aggiudicarsi questa batteria. Davanti a Basma Menomar 32,98, Virginia Franchi 33,01 in terza posizione. Siamo alla via con la batteria successiva, la numero 10. Le ragazze della serie numero 9 stanno arrivando ai blocchi di partenza, sono Angela Povelato in corsia numero 1, Anna Castellan alla 2, Francesca Tormena alla 3, Beatrice Bertocco in 4, Lara Tinazzi in 5, Valeria Reniero alla 6, Alessandra Maso in 7, Agata Cortenuti, corsia numero 8. E dalla corsia numero 8 è Asia Stegani in 30,66 ad aggiudicarsi questa batteria. Davanti a Zeoli Callegar 31,06. Siamo pronti per partire con la batteria numero 9. Siamo partiti con la batteria 9, immediatamente in arrivo ai blocchi di partenza le ragazze della serie successiva, la numero 8, Francesca Borsoi alla 1, Aurora Bascanio in 2, Elena Carminati alla 3, Valentina Montanari in 4, Nicola Paoli in 5, Alessandra Genco alla 6, Lucia Giraudo in 7, Zoe Cavinato, corsia numero 8.
E dalla corsia numero 2 che Anna Castellan in 30 e 32 si aggiudica questa serie davanti ad Agata Cortenuti 31 e 14. Sempre Sofia Sabadin in 29 e 43 a guidare la classifica provvisoria. La serie successiva sarà la numero 7 e troveremo Anna Mantovani in 1 e Elena Piovesan alla 2, Alice Zecchinato in 3, Andrea Marchesina alla 4, Noemi Farinazzo alla 5, Maria Teresa Melzi Deril alla 6, Rebecca Trentini in 7, Carol Tagliafico, corsia numero 8. Saldamente al comando Auroria Dascanio che chiude in 30 e 30 e si aggiudica questa batteria davanti a Zoe Cavinato 31 e 0. Siamo pronti per partire con la batteria numero 7. Partita la serie numero 7 per la sesta, dalla 1 alla 8, Andrea Tognon, Silvia Turcutto, Matilde Frasson, Erika Cescon, Chiara Grassigli, Isabella Carminati, Greta Corò e Veronica Zecchinato. Attenzione, probabilmente c'è stato uno scambio di tesserini ai blocchi e qui in postazione quello di Zeudi Gallagher. Idros può ritirarlo in postazione e consegnare quello probabilmente preso per sbaglio di Alessandra Maso. Intanto 29-77 Elena Piovesan fa sua la serie 7. Partita la numero 6 per la quinta, Marisol Santagati 1, Jamila Benchene alla 2, Serena Cai 3, Francesca Vitacca in 4, Alessia Segatto alla 5, Aurora Zani in 6, Giulia Liberti alla 7, Giorgia Dalmaestro in 8. Intanto Silvia Turcutto 30 e 12, fa meglio Matilde Frasson 29 e 32. Partita la serie numero 5 per la quarta, Ilenia Zanetti 1, Aurora Moccia alla 2, Alice Bertuzzi alla 3, Emma Menegaldo in 4, Andrea Elena Lion 5, Camilla Cuzzol alla 6, Gabriela Bulgaro in 7, Noemi Meneghini alla 8. Gruppo compatto e questa serie Giulia Liberti con 30 e 13, stesso tempo Aurora Zanin.
Presentiamo la prossima serie, partita la numero 4. Nuoteranno per la 3 Maria Ricetto in 1, Francesca Mestroni in 2, Sara Frisoni alla 3, Martina Tedesco in 4, Emma Canova alla 5, Elena Biagi in 6, Giorgia Azzolino alla 7, Margherita Leonardi in 8. Andrea Elena Lion 29-45. Seconda serie si schierano Arianna Bazzo in 1, Elena Peruzzo alla 2, Jennifer Paroli in 3, Greta Ceoli in 4, Giada Caressi alla 5, Giulia Tolin in 6, Vittoria Nicora alla 7, Martina Corda alla 8. Ultime bracciate anche per questa terza serie in prima corsia 29-45 Maria Ricetto. Presentiamo, ci siamo, Serie 1, 50, stile libero, ragazze, Erin Raimondi alla 1, Elisa De Faveri alla 2, Aurora Ricchi alla 3, Alessandra Garzetta in 4, Clarissa Clement 5, Nina Pettenella in 6, Noemi Grendene 7, Aurora Bisarello alla 8. Siamo agli ultimi metri di questa serie numero 2 in settima corsia e davanti la Nicora, lei la vittoria di seconda serie 28-41 su Caresia e Corda nell'ordine. Tutto pronto dunque, ancora medaglie che si assegnano, serie numero 1 al via. Record della manifestazione di Alessia Cielo, edizione 2K16, 26,90. In acqua dunque la prima serie ragazze, Alessandra Garzetta in corsia numero 4 per la Leosport, suo il miglior crono di iscrizione. Uscita dalla subacquea, attenzione anche alla corsia adiacente numero 3, 2 soprattutto, dove nuota la De Faveri. Garzetta però saldamente in vantaggio, si aggiudica questa prova, 27-22 davanti proprio alla De Faveri che chiude seconda, 28-03, poi Pettenella e Nina è terza, 28-15. Archiviata la categoria ragazze, procediamo con la serie numero 14, 50 stile libero, assoluti femmine. Gialla Cracchiolo alla 1, Elena Destro in 2, Giorgia Masiero alla 3, Maria Antonietta Betto in corsia numero 4, Lucrezia Banaldo in 5, Maddalena Fecchio alla 6, Ginevra Schiavo in 7, Gaia Chiavus, corsia numero 8. Andiamo a presentare la serie successiva, la numero 13, Giorgia Carletti in 1, Sofia Bratti alla 2, Caterina Bettina alla 3, Isabella Melzideril alla 4, Elena Caldonazzi alla 5, Anna Bozzini in 6, Ilaria Cristofari alla 7, Marta Michenzi, corsia numero 8.
Intanto ancora ricordo le premiazioni al termine dello stile libero assolute, quindi tra 13 serie da 50. Ragazzi, organizzatevi per tempo. In zona podio Piria, Valenti, Conte Bonin, Razzetti, Vimercati, Pignatti e, se tutto confermato, anche Garzetta, De Faveri e Pettenella. Gaia Chiavus con 32,96 ad aggiudicarsi questa serie. Su Irene Marianto Betto 33,29. Siamo alla via con la batteria successiva. Stanno arrivando al giudice addetto ai concorrenti le ragazze della batteria numero 12, Chiara Chistei in 1, Chiara Guglielmo alla 2, Giorgia Faggian, corsia 3, Alessia Scaramuzza in 4, Maria Vittoria Verga alla 5, Francesca Gito alla 6, Giulia Perlotto in 7, Alessia Pegorin in corsia numero 8, in acqua la batteria numero 13. Al comando in corsia numero 6 è Elena Caldonazzi, che con 30,11 si aggiudica questa serie. Su Sofia Varatti 30,56. La batteria numero 11 sarà presto al via con Giorgia Morzin in 1, Anna Gavioli alla 2, Michelle Feltrini in 3, Anna Baldisserotto alla 4, Marta D'Alenogari in 5, Gaia Negrini alla 6, Ilaria Trevisiolle in 7, Alessandra Bonetto, corsia 8. È Maria Vittoria Verga in 29,71 ad aggiudicarsi questa serie e a portarsi provvisoriamente in testa alla classifica. C'è anche una squalifica da comunicare per la società Gabbiano, Giada Cracchiolo, che ha gareggiato nella serie 14, corsia numero 1 di 50 stile libero, è stata squalificata per falsa partenza. Siamo al via con la batteria numero 11. La prossima serie in programma sarà la numero 10, Elena D'Alenogari in corsia 1, Jessica Dalfovo alla 2, Alice Bolcato in 3, Carlotta Giao alla 4, Sara Agnoletto in 5, Ludmilla Pischedu alla corsia numero 6, Maddalena Colla in 7, Sara Ambrosi corsia numero 8. Al tocco è Alessandra Bonetto in 30,01 ad aggiudicarsi questa serie. Su Anna Gavioli 30,20, Michelle Feltrin 30,24. In terza posizione siamo in partenza con la batteria successiva, la numero 10.
In acqua le atlete della batteria 10, andiamo a presentare ed introdurvi le ragazze che prenderanno parte alla serie successiva. Alla 9 Letizia Righi, in 1 Sofia Squizzato, alla 2 Rachele Cavalieri, in 3 Benedetta Zatra, alla 4 Nicole Bobinazzo, in 5 Simona Messinese, alla 6 Delia Rossini, in 7 Asia Bertozzi in corsia numero 8. Dalla corsia 8 in 29,84 che Sara Ambrosi si aggiudica questa serie davanti a Carlotta Giao 30,13. Siamo al via con la batteria successiva. In acqua le ragazze della serie numero 9, andiamo a presentare la 8 Laura Callegaro in 1, Eleonora Mazzucato alla 2, Alice Boaria in 3, Anna Dalfarra alla 4, Emma Nanto in 5, Elisa Turco alla 6, Francesca Fusari alla 7, Marta Brella corsia 8. Corsia 7 Delia Rossini 28,95 che scende sotto il muro del 29, si aggiudica questa batteria e la testa provvisoria della classifica. Al via la serie successiva. Serie 7 al via, Maria Clara Peretto in corsia 1, Alessia Schiavoni in 2, Emma Sabadina alla 3, Beatrice Toniollo alla 4, Sara Beninca in 5, Asia Muttona alla 6, Matilde Cerchieri in 7, Rebecca Lago corsia 8. E dalla corsia centrale dalla 4 che saldamente in testa Anna Dalfarra 28,53 si aggiudica questa serie e si porta provvisoriamente in testa alla classifica. Siamo al via con la batteria successiva. Presentiamo la serie numero 6, Maria Vittoria Bestetti in 1, Moran Conte alla 2, Marta Gamberoni in 3, Nicole Uez in 4, Silvia Buran alla 5, Elena Toneto alla 6, Federica Vanzana alla 7, alla 8 Francesca De Zulian. (28,44), tempo in cui Asia Mutton si aggiudica questa serie. Ragazzi, tra pochi minuti inizieremo con le premiazioni. Invitiamo tutti gli atleti chiamati in precedenza ad accreditarsi e recarsi in zona podio. Grazie. Partita questa serie, presentiamo la numero 5, Gaia Sterre Mirotti alla 1, Alice Montaniera alla 2, Giovanna Minto alla 3, Arianna Coraggia alla 4, Desi Zanco in 5,
Sofia Tarocco in 6, Anna Gaspari alla 7, Vanessa Frisoni in corsia 8. E dunque mancano ormai 5 serie soltanto di 50 stile assolute. Ricordo al termine le premiazioni, quindi Piria, Valenti, Conte, Bonin, Razzetti, Vimercati, Pignatti, Garzetta, De Faveri, Pettenella. Intanto Van Zan 27,97. Presentiamo la prossima serie, numero 4, Eleonora Taucer 1, Veronica Carli in 2, Sofia Cora Lambler 3, Benedetta Benacchio in 4, Arianna Desserio in 5, Lucia Menegaldo alla 6, Giorgia Mel 7, Ilaria Carreta alla 8. Sofia Tarocco 27 e 24. Serie numero 3 si schierano Sciaula Stefanuto 1, Valentina Brollo in 2, Gaia Zoppelletto alla 3, Jessica Jacoponi in 4, Agata Maria Ambler 5, Giorgia De Pieri in 6, Matilde Modolo in 7, Sofia D'Alleno Gare in 8. Si completa con il tocco vincente dell'Ambler 27 e 10 in corsia numero 3. E presentiamo la serie numero 2, Sara Bernardi alla 1, Adelaide Toso alla 2, Anita Bottazzo alla 3, Concetta Perroni alla 5, Emma Aver in 6, Alicia Creni in 7, Samantha Mazzoni in 8, in corsia numero 4 si scalda con la velocità, la ritroveremo più tardi nella sua gara preferita, ha partecipato a Olimpiadi e Mondiali, finalista e medagliata a Kazan, Alice Mizzau. Intanto Agata Maria Ambler 26,97 davanti alla Modolo 26,99. E dunque la ritroveremo in chiusura della mattina nei 200 stile Alice Mizzau che si scalda con i 50, ha vinto in carriera 11 titoli ai campionati italiani assoluti, abbiamo detto finalista alle Olimpiadi di Londra e medagliata nella 4x2 a Kazan 2K15. Siamo agli ultimi 5 metri di questa serie numero 2, se la giudica in 26,86 la Perroni, anche lei già medagliata in categoria, 26,86 appunto, o meglio stesso tempo Anita Bottazzo e poi terza la Mizzau, 26,98. Ragazze, l'invito a liberare la vasca perché abbiamo una super presentazione di prima serie, sono tutte e 8 atlete che quest'anno hanno fatto finale agli assoluti o hanno vinto medaglie ai giovanili. E dunque corsia numero 1, i colori del The Hacker Team, bronzo e categoria nella rana e finalista agli assoluti sempre nella rana, Lisa Angiolini. Al suo fianco in corsia numero 2 per il team Veneto ai categoria di Roma il bronzo nei 50 stile libero, Alessandra Miari Fulcis.
Nuota in terza corsia per il team Insubrica, è la campionessa giovanile dei 50 e 100 stile, già finalista con la nazionale giovanile agli Euro Junior di Netanya, Giulia Borra. Corsia numero 4, i colori delle Fiamme Oro Roma, finalista quest'anno agli assoluti nei 100 stile libero, in passato già nazionale maggiore con 2 medaglie di staffetta ai campionati europei, Giada Galizzi. Corsia numero 5, specialista della velocità e primatista italiana cadette junior in questa gara per la Leo Sport, finalista e già medagliata agli assoluti e nazionale maggiore ai mondiali di Budapest, Giorgia Biondani. Corsia numero 6 per il team Veneto, 2 medaglie d'argento ai criteri a 100 farfalla e 100 stile, Alessandra Gnoato. Corsia numero 7 per il team Veneto, argento anche per lei ai criteri nei 50 stile, Martina Franconetti. E in corsia numero 8 la più giovane, classe 03 per la Leo Sport, anche lei medagliata d'argento ai criteri in questa gara, Alessia Celò. Record della manifestazione dell'atleta in corsia 5, Giorgia Biondani, 25 e 67. Specialista lei della velocità pura, stile libero, ha nuotato con la nazionale maggiore la staffetta 4% alla Duna Arena di Budapest in occasione dei mondiali di luglio. È sempre Biondani che conduce, dovrebbe resistere, attenzione alla 2 Lamiari Fulcis, Giorgia Biondani intanto 25 e 89 per la vittoria. Proprio Lamiari Fulcis è seconda, classe 2001 lei, 26 e 03, Giada Galizzi a completare il terzetto e il podio, 26 e 06. E dunque ricordo, ora ci sposteremo in zona podio, intanto si prosegue con le gare con la serie numero 8 dei 200 stile libero maschili. Nuoteranno dalla prima all'ottava corsia Antonio Lombardi, Edoardo Patuzzi, Davide Bragatto, Amit Cohen, Francesco Vicentini, Nicola Zanin, Nikita Pisarenko e Marco Gattagrisa. Intanto chiediamo anche alle ragazze che hanno appena terminato la prova di passare subito in zona podio. Biondani, Miari Fulcis, Galizzi, ragazze in zona premiazione. Invitiamo ancora con urgenza Piria, Valenti, Conte Bonin, Razzetti, Vimercati, Pignatti, Garzetta, De Faveri, Pettenella. Ragazzi con urgenza subito in zona premiazione. E allora andiamo in zona podio a consegnare le medaglie. Effettuerà queste premiazioni l'assessore ai lavori pubblici del comune di Rosà, Carlo Poggiana. Premiazione della gara dei 50 farfalla ragazzi. Terzo posto a lui la medaglia di bronzo per il team Veneto, Paolo Conte Bonin. Secondo medaglia d'argento i colori della Polisportiva Riccione, Thomas Valenti. E primo medaglia d'oro per l'Arca Team in 26 e 33, Lorenzo Piria.
Intanto Nikita Pisarenko 2-1-75 si aggiudica questa serie numero 8. Presentiamo la settima dalla 1 all'8: Angelo Formentina, Alessandro Novembre, Alessio Sartoretto, Federico Vian, Cesare Busatta, Luca Casagranda, Davide Schiattino e Thomas Marchiorello. Premiazione 50 farfalla, assoluti maschi, sempre Carlo Poggiana, assessore ai lavori pubblici Comune Rosà, a consegnare le medaglie. Consegna la medaglia di bronzo al terzo classificato, Matteo Pignatti, The Hacker. Secondo posto, medaglia d'argento per il The Hacker Team, Leonardo Vimercati. E primo, medaglia d'oro, vincitore dei 50 farfalla maschili per il Genova Nuoto, ha nuotato 24,77, Alberto Razzetti. Questo dunque il podio: Razzetti, Vimercati, Pignatti. Ancora con urgenza, ragazze, Garzetta, De Faveri, Pettenella e Biondani, Miari Fulcis, Galizzi, ragazze in zona podio. Presentiamo intanto la serie numero 6 dei 200 stile libero maschili: Andrea Pestrin 1, Matteo Barotti alla 2, Alvise Franceschini in 3, Andrea Spusetto alla 4, Sami Benomar 5, Davide Dalla Costa in 6, João Pedro Tumeleiro alla 7, Stefano Michelon in 8. Thomas Marchiorello 2-0-0-25. Premiazione della gara 50 stile libero, categoria ragazze. Terzo posto, medaglia di bronzo, Nina Pettenella, Fondazione Bentegodi. Secondo posto, a lei la medaglia d'argento, Elisa De Faveri, Piave Nuoto. E prima, medaglia d'oro, vincitrice per la Leo Sport in 27 e 22, Alessandra Garzetta. E dunque ce l'abbiamo il podio: Pettenella al bronzo, De Faveri l'argento, la vittoria alle Garzetta. Intanto presentiamo la serie numero 5, due stile maschili: Riccardo Vicentino 1, Filippo Roman 2, Simone Porcari 3, Nicola Lorenzetto 4, Riccardo Pandin 5, Marco Cordioli in 6, Riccardo Magro alla 7, Andrea Zausa alla 8. Siamo alla premiazione della gara 50 stile assolute. Terza, bronzo, i colori delle Fiamme Oro Roma, Giada Galizzi. Secondo posto, l'argento al team Veneto, Alessandra Miari Fulcis. E prima medaglia d'oro per la Leo Sport in 25,89,
Giorgia Biondani. Intanto alla vasca si completa la serie 6 con Matteo Barotti 1,56 e 31 alla partenza la serie 5. E questo dunque è il podio dello stile libero veloce femminile. Galizzi, Miari Fulcis, la vittoria, Gio Biondani. E dunque noi ringraziamo gli atlete e gli atleti. Ringraziamo anche l'assessore ai lavori pubblici del comune di Rosà, Carlo Poggiana, per aver effettuato questo primo blocco di premiazioni. Ricordo in corso ora la prova dei 200 stile libero maschili. Al termine proprio di questa gara effettueremo subito, prima di ripartire con il dorso, le 2 premiazioni assolute e ragazzi. Presentiamo la serie numero 4, la prossima agli atleti già ai blocchi di partenza. Francesco San Giorgio 1, Marco Tosoni in 2, Federico Spadotto in 3, David Gadiaga 4, Manuel Sorgon 5, Franco Salvador 6, Riccardo Caldiraro 7, Luca Belviglieri in 8. Uno 54 e 54, tempo in cui Andrea Zausa si aggiudica questa serie la partenza, la numero 4. Siamo alle ultime fasi di questa quarta serie, intanto noi presentiamo la numero 3, Lorenzo Dalla Torre alla 1, Alberto Camilotto in 2, Marco Cesco in 3, Riccardo Zannoni in 4,
Edoardo Bidoggia alla 5, Riccardo Marconsei, Luca Mascarino alla 7, Angelo Pallaro alla 8. David Gadiaga in quarta corsia, 1,56 e 86. E siamo alla presentazione della seconda serie, due stile al maschile. In 1 Dylan Bonagur, alla 2 Leonardo Favretti, in 4 Giovanni Carossa, alla 5 Mattia Bondavalli, in 6 Pietro Cirillo, in 7 Matteo Marcat, in 8 Paolo Conte Bonin e in terza corsia per lui oggi davvero un giorno speciale, i colori dell'Hydros, classe 2001, compie 16 anni, tanti auguri, Luca Bidoggia! Passaggio ai 100 metri, Marco Cescon conduce 56,65, poi Zannoni in seconda posizione 56,68, Riccardo Zannoni atleta del 2002, quindi categoria ragazzi, ricordo le premiazioni saranno separate per la categoria ragazzi, dovranno scendere ancora in vasca per l'anno 2002 Buonaguro e Conte Bonin che nuoteranno rispettivamente in 1 e in 8 nella prossima seconda serie. Ancora testa a testa tra Cescon e Zannoni in terza e quarta corsia, Cescon per l'Hydros, Zannoni per il team Veneto. Cambio di ritmo nel finale, dunque Riccardo Zannoni che va a vincere questa serie, mette un riferimento per la categoria ragazzi 1,55 e 18. E dunque è partita la serie numero 2, siamo alla presentazione della prima serie 200 stile libero maschili. Dunque nuoterà in corsia numero 1, i colori sono quelli del The Hacker Team, già medagliato in categoria nei misti, Massimiliano Matteazzi. Al suo fianco in corsia numero 2, atleta di casa del team Veneto, medagliato nello stile libero veloce, nazionale giovanile ai Giochi Europei di Baku, Manuel Frigo. Nuoterà in terza corsia i colori del The Hacker Team, Matteo Cinquino. Corsia numero 4 per il The Hacker Team, ieri alla vittoria dei 400 stile, nazionale maggiore a Taipei alle Universiadi e finalista in questa gara agli assoluti di Riccione, Fabio Lombini. Corsia numero 5 per la Leosport di Villafranca, 5 primati italiani ragazzi, vittoria agli Eyof e titolo di staffetta 4% mista con record del mondo giovanile, finalista ai mondiali junior, Thomas Ceccon. Corsia numero 6 per il The Hacker Team, già campione giovanile in passato e finalista quest'anno agli assoluti nella rana, Riccardo Cervi. Corsia numero 7 per il The Hacker Team, campione di categoria dei 400 misti e argento nei 200, Pierandrea Matteazzi. Corsia numero 8, classe 2001, i colori sono quelli del team Veneto, campione di categoria in questa gara in vasca lunga a Roma, Stefano Nicetto.
E dunque ci aspetta davvero un'interessantissima prima serie. Intanto noi seguiamo la seconda. Ricordo Conte Bonino in 8 e Buonaguro alla 1 per la categoria ragazzi. È testa a testa nel finale per la seconda serie. La vince Bondavalli 1,53,60, 8 centesimi Carossa. Questi due atleti salgono nelle prime due posizioni della classifica provvisoria. E dunque è partita questa serie numero 1 dei 200 stile libero maschili. Ricordo, al termine di questa serie effettueremo, prima di ripartire con la gara del dorso, le due premiazioni dello stile libero, quella assoluta, e poi ricaveremo anche i migliori 3 della categoria ragazzi. E dunque in vasca con i due stili al maschile il primato del meeting di Francesco Peron, edizione del 2013, 1,50 e 11. Passaggio dopo i primi 50 metri a Thomas Ceccon, 24,74, Fabio Lombini a 30 centesimi, 25,04. Di Fabio Lombini abbiamo parlato nella presentazione, per lui 2 medaglie d'oro ai categoria di Roma nei 200 e 400 stile libero e soprattutto grande soddisfazione nell'estate scorsa perché prima volta in nazionale maggiore erano le Universiadi di Taipei in Taiwan, dove è stato quarto finalista nella staffetta 4x200 stile. Fabio Lombini ieri alla vittoria dei 400 a caccia della doppietta, completando anche con i 200, 26 e 96 secondi 50, e fa letteralmente il vuoto nella terza parte di gara. 27 e 47 alle sue spalle sempre Ceccon e Cervi in lotta per le medaglie, Cinquino e Frigo che ci provano lassù in alto in terza e seconda corsia. E dunque è davvero lotta interessantissima per le posizioni del podio, mentre là davanti è dominio assoluto a caccia davvero di un'altra prestazione importante, il record 1,50 e 11, Fabio Lombini fa doppietta, 4 più 2, 1,47 e 56, e dunque è nuovo primato del meeting. Thomas Ceccon secondo, 1,50 25, Ricky Cervi c'è per la terza piazza, 1,50 53, ancora gli applausi, davvero 1,47 56, record e primato, doppietta nello stile, Fabio Lombini. E dunque ragazzi, se tutto viene confermato, vi chiediamo subito di andare in zona podio, perché il programma prevede ora le premiazioni prima di ripartire con il dorso, quindi Lombini, Ceccon e Cervi. Ragazzi, subito in zona podio, ora ricaveremo subito anche i 3 migliori della categoria ragazzi, che invitiamo ulteriormente a raggiungere la zona cerimoniale. E dunque abbiamo già i nomi della categoria ragazzi: Riccardo Zannoni, Matteo Barotti, Angelo Pallaro. Ragazzi, per favore, subito in zona podio. Dunque ci stanno raggiungendo in categoria ragazzi, vedo Riccardo Zannoni, invitiamo anche Barotti e Palladio. Ragazzi, Barotti, Matteo e Angelo Pallaro in zona premiazione, così come Lombini, Ceccone e Cervi, zona podio.
Però ragazzi, l'avevamo detto, è stato consegnato un programma ben dettagliato con l'ordine e le scalette delle premiazioni. Ragazzi, purtroppo laggiù in fondo non ci sono, è davvero brutto effettuare premiazioni senza gli atleti e dunque i ragazzi dell'organizzazione del Centro Nuoto Rosà ci dicono di proseguire con il programma delle gare. Dunque è prevista la prova dei 200 dorso al femminile, sono 4 le serie previste, presentiamo queste atlete dalla 1 alla 8: Anna Battistella, Vanessa Frisoni, Silvia Casali, Giulia Fraccaro, Marianna Sonda, Martina Battistella, Giorgia Moscon, Ilenia Zanetti. Partita dunque la quarta serie dei 2 dorso assoluti femmine, presentiamo la numero 3 Greta Pavan alla 1, Camilla Simicic alla 2, Martina Buttazzoni alla 3, Anna De Feo in 4, Deborah Bernardi in 5, Greta Ongor in 6, Giorgia De Mas Micheluto alla 7, Morgan Faronato in corsia numero 8. E dunque premiazioni che probabilmente a sto punto verranno spostate nel prossimo blocco. Chiediamo conferme, aspettiamo risposte dai ragazzi dell'organizzazione del CN Rosà. Intanto c'è stato segnalato purtroppo un fatto davvero spiacevole nella giornata di ieri, perché è stato rubato a una ragazza un costumone della Speedo nero da donna. È davvero un fatto spiacevole, perché queste manifestazioni sono organizzate per divertirsi soprattutto, oltre che a nuotare e preparare la propria stagione agonistica. Quindi noi speriamo e ci auguriamo che questi fatti non accadano più e possiamo terminare serenamente questa manifestazione. E dunque ci dicono dall'organizzazione: ragazzi, liberi pure di andare a sciogliervi dopo i 2 stile, perché quelle premiazioni verranno messe nel secondo blocco, ovvero durante la prova dei 200 rana femminili. Intanto si va a completare la serie numero 4 del dorso con Giulia Fraccaro, specialista dello stile libero 800 e 5000. Vince in 2:23 e 29 questa serie numero 4. Alla partenza le ragazze della terza serie: Pavan, Simicic, Buttazzoni, De Feo, Bernardi, Ongaro, De Mas, Micheluto e Faronato. E dunque in categoria ragazzi quantomeno dovrebbero esserci, e quindi possiamo effettuare la loro premiazione. 200 stile libero ragazzi maschi. Terzo posto, medaglia di bronzo, Angelo Pallaro Gabbiano. Secondo posto, medaglia d'argento, Matteo Barotti, amatori nuoto. E primo in medaglia d'oro, vincitore per il team Veneto in 1:55:18, Riccardo Zannoni.
Intanto presentiamo la prossima serie, la seconda, le due dorso femminili. In corsia 1 Desiree Viola, alla 2 Sofia Sartori, in 3 Vittorita Alexandra Bogdaneci, alla 4 Giulia Benvenuti, alla 5 Elena Buttignoli, in 6 Giorgia Lantonia, in 7 Sara Minelli, in 8 Chiara Visentin. E dunque ce le abbiamo naturalmente medaglie e premi: il bronzo Pallaro, l'argento Barotti, la vittoria Riccardo Zannoni. Intanto Anna De Feo 2:20 e 64, anche lei specialista dello stile, passa al dorso per quest'oggi. 2:20 e 64 appunto davanti alla Panan e alla Bernardi. Alla via la serie 2. E dunque è partita la serie numero 2. Presentiamo la prima serie 200 dorso femminili. In prima corsia Zoe Masetti, in 8 di nuoto 74, alla 2 Sofia Ferrari, Fondazione Bentegodi. Corsia 3 Andrea Ambrapescio, De Hacker, alla 4 Sara Bernardi, Polisportiva Riccione. In 5 Lucrezia Dell'Antone, Team Veneto. In 6 Giorgia Pretto, Leosport. Alla 7 Adelaide Toso, Team Veneto. In 8 Elisa Bernardi, Idros. E dunque i ragazzi ce li abbiamo in zona podio dei due stile maschili e dunque premiazione della categoria assoluti. Siamo sul terzo gradino del podio, a lui la medaglia di bronzo. I colori sono quelli del De Hacker Team, Riccardo Cervi. Riccardo Cervi sul terzo gradino, sul secondo a lui la medaglia d'argento, Thomas Ceccon, Leosport. E primo posto e medaglia d'oro vincitore col record della manifestazione 1:47 e 56, Fabio Lombini. Intanto 2:21 e 25 il crono della Sartori per la vittoria di questa serie. Sartori, ricordiamo, giovanissima, classe 2004 e quindi categoria ragazze. Dall'Antonia è seconda e Bogdaneci è terza. Tutto pronto per la prima serie.
E dunque è partita la prima serie dei 200 d'orso femminili, record della manifestazione del 2014 di Francesca Fresia, 2:14:50. Vediamo la situazione dopo i primi 50 metri. Zoe Massetti in prima corsia, 32,91, con Adelaide Toso in seconda posizione, 33,08 per lei. Della Toso abbiamo ricordato nella giornata di ieri, per lei la medaglia di bronzo ai Criteria 2K17 nella gara dei 50. Ancora la Massetti in prima posizione, 35,43 i suoi secondi 50 metri. Giorgia Pretto che sale in seconda, 35,66, e scende in terza la Toso, 36,04. Terzi 50 metri, come sempre fondamentali all'interno di una prova sulla distanza dei 200. Massetti che prova a resistere agli attacchi che arrivano dalla terza corsia, dove nuota Andrea Ambrapescio, che risale fino alla seconda posizione. Andrea Ambrapescio, anche per lei quest'anno trasferimento in quel di Bologna ai colori del De Hacker Team, atleta ligure di Savona che è stata medagliata in passato ai giovanili nei misti e nel dorso. Massetti dunque alla 1, Pescio alla 3, poi Giorgia Pretto in terza posizione, lotta per le medaglie con Andrea Ambrapescio che davvero risale tantissimo nella seconda fase di gara, affianca e forse sorpassa la Massetti, e testa a testa nel finale per aggiudicarsi questa prima serie. 2 minuti 19,05, stesso tempo, e dunque a entrambe la vittoria Andrea Ambrapescio e Massetti Zoe. Terzo posto e probabilmente, o meglio terzo posto per questa serie è Giorgia Pretto, 2:21,40, ma aveva nuotato meglio Anna De Feo con 2:20,64, dunque sale lei in terza posizione. In archivio dunque la prova dei 200 d'orso femminili. Presentiamo la numero 8 dei 50 maschili della categoria ragazzi. Dalla prima all'ottava corsia Matteo Munerotto, Simone Paolone, Edoardo Rampazzo, Samuel Vaccaro, Federico De Luca, Antonio Subranni, Pietro Cappadonna e Matteo Grigolon. E dunque archiviati i 200, prima stile maschili e poi dorso femminili, si ritorna alla pura velocità, siamo ai 50, settore maschile, categoria ragazzi. Abbiamo detto in acqua la serie numero 8, per la settima sono già pronti ai blocchi dalla prima all'ottava corsia Tommaso Sartorato, Andrea Grendene, Lorenzo Bortolami, Marco Turco Bovolenta, Samuel Bergamin, Filippo Dallava, Samuele Trevisiole e Davide Momi. Samuel Vaccaro, 32,84. E siamo alla presentazione della serie numero 6 con Luca Scaramuzza in 1, Pietro Marchetto alla 2, Tommaso Dalla Mora alla 3, Sebastiano D'Alfredo in 4, Jacopo Tozzola in 5, Mattia Geron 6, Francesco Carroccia 7, Giorgio Berti in 8.
Samuel Bergamin 32-30 per la vittoria della Serie 7. In acqua la Serie 6, presentiamo la 5, Tommaso De Giorgio in 1, Alessandro Pavel Panziera alla 2, Massimiliano Molinari in 3, Andrea Roccasecca a 4, Riccardo Cendron 5, Federico Menestrina in 6, Lorenzo Coveri alla 7, Alessandro Casagranda all'8. Sebastiano D'Alfredo 32-99 fa sua la Serie 6. Presentiamo la prossima serie, numero 4, Gianluca Burelli alla 1, Daniele Tambosso alla 2, Alessio Scanferlato alla 3, Gabriele Bimbatti alla 4, Lorenzo Beghetto in 5, Vladislav Melnik in 6, Andrea Bernardi alla 7, Riccardo Marton in 8. Ricordo prossimo blocco di premiazioni è durante la prova dei 200 rana, quindi restano ancora 8 serie da 50 dorso e poi una decina di 100 misti e quindi le premiazioni del prossimo blocco. Andrea Roccasecca 30 e 43 alla vittoria della Serie 5. E siamo alla presentazione della prossima terza serie. Francesco Della Mea alla 1, Filippo Boschini alla 2, Jonathan Zanchellini alla 3, Dario Pancirolli 4, Filippo Luci 5, Valerio Salzano alla 6, Massimiliano Sacchetto alla 7, Massimo Meneghelli in 8. Lorenzo Beghetto 31-19 si aggiudica questa serie 4 davanti a Bernardi 31-63, Scanferlato 1-83. Al via la terza serie.
Partita la serie numero 3, presentiamo la numero 2 Matteo Barotti alla 1, Luigi Termine alla 2, Michele Nasini alla 3, Nicola Lorenzetto in 4, Nicola Vassena alla 5, Lorenzo Piri alla 6, Giacomo De Poli alla 7, Marco Pizzoli in 8. (29:65). Massimiliano Sacchetto si aggiudica questa terza serie. E presentiamo la prima serie 50 d'orso, ragazzi maschi, Davide Costantin alla 1, David Gadiaga alla 2, Simone Gazzotti alla 3, in corsia 4 bronzo nei 2 misti ai criteri a Filippo Biasin alla 5, argento nei 200 d'orso ai criteri a Dylan Bonaguro, in 6 Thomas Valenti, in 7 Andrea Pestrini, in 8 Renato Castellan. Intanto la seconda serie, quella in vasca, siamo alle ultime bracciate al tocco della piastra gialla, 28:49 per Lorenzetto Nicola. Davanti, o meglio Lorenzetto Nicola fa 28:49, ma nuota meglio Luigi Termine, 28:13. Partita questa prima serie, record della manifestazione del 2015 di Thomas Ceccon, 25:98. In acqua dunque con la prima serie Biasin e Buonaguro nelle corsie centrali, medagliati ai criteri, così come Costantin in 1 e Pestrin che sta nuotando alla 7. Attenzione a Thomas Valenti, anche lui campione di categoria in passato dei 100 e 200 d'orso, si prende la vittoria qui al meeting di Halloween dei 50, 26:82 davanti a Biasin, 27:44 e Simone Gazzotti 27:62. In archivio la prova dei ragazzi, presentiamo la quarta serie degli assoluti dalla 2 alla 6. Alessio Balbinotta, Alessandro Zanchettin, Alessandro Spirotto, Alvise Franceschini, Edoardo Simon. Presentiamo la terza serie dalla 2 alla 7, Edoardo Perla, Stefano Nicetto, Matteo Teolato, Pierfrancesco Artioli, Antonio Lombardi, Marco Nascimben. Ragazzi, una volta iniziati i 200 rana femminili, procederemo nuovamente con le premiazioni. Avvisiamo nel frattempo Zoe Masetti, Ambra Andrea Pescio, Anna De Feo, Deborah Bernardi, Sofia Sartori e Greta Ongaro di recarsi tra pochi minuti in zona premiazione. Grazie. Alessandro Sperotto si aggiudica questa quarta serie, 27:71. E dunque in acqua la terza per la seconda, Federico Giuseppe Giovanardi, Manuel Quaglio, Luca Assini, Matteo Zoppellaro, Leonardo Vendraminetto, Marco Primo Guernier, Thomas Vecchiato e Luca Crivelli dalla 1 all'8. E dunque, come ricordava Luca, il prossimo blocco di premiazioni al termine dei 100 misti maschili, quindi restano ancora 2 da 50 soltanto e saranno poi 9 complessive serie di 100 misti.
26,86 Nicetto Stefano per la vittoria della terza serie. E dunque è partita la seconda serie dei 50 dorso maschili. A breve avremo la prima serie, appunto dei 50 dorso maschili. In acqua i tempi di iscrizione dal 9 al 16. Siamo già nella vasca di ritorno, entriamo negli ultimi 5 metri testa a testa nelle corsie centrali. La spunta su tutti con 27,58 Matteo Zoppellaro davanti a Lucassini e Marco Primo Guernier. E dunque presentiamo la prima serie dei 50 dorso maschili. In corsia numero 1 Jacopo Fantinato, Team Veneto. Alla 2 Davide Guidolin, Team Veneto. Corsia 3 Cristiano Antioglu, The Hacker. Alla 4 ritroviamo Fabio Lombini, The Hacker. Corsia 5 Giovanni Barison, Milano Nuoto. Corsia 6 Marco Deano, Arca Team. Alla 7 Federico Mestroni, Arca Team. Alla 8 Alessandro Calcagni, Team Veneto. E dunque è partita questa prima serie, record più che alla portata, è 26,38 dell'edizione 2010 di Stefano Graf. Fabio Lombini pochi minuti fa, per lui la vittoria dei 200 stile libero, atleta del The Hacker Team, classe 1998, mezza lunghezza di vantaggio su tutti gli avversari di gara. Siamo al tocco, vediamo il tempo, 25,56 Fabio Lombini su Marison, 26,23 Antioglu terzo, 26,84. Se tutto confermato, la vittoria di Lombini è ancora primato del meeting. In archivio a il dorso al maschile si passa ai 100 misti femminili. Sono 5 le serie previste, per la quinta sono già pronte Francesca Cacciolari 1, Domenica Citro 2, Giulia Grasso 3, Giorgia Mel 4, Federica Vanzan 5, Maria Vittoria Giacon 6 e Francesca Fusari 7. E dunque in scena con la specialità più breve dei misti sulle 4 vasche in corta, è in acqua la quinta. Presentiamo la quarta serie, Arianna Coraggio alla 1, Claudia Manuela Rossetto alla 2, Eva Speranza in 3, Ilaria Caretta alla 4, Elena Buttignol 5, Anna Cerrato alla 6, Agata Mariambler 7, Alessia Barisoni in 8. E dunque 100 misti, che è la novità di quest'anno, per la prima volta in scena qui alla Piscina delle Rose questa gara, e dunque naturalmente non ci sono i primati della manifestazione, che andranno alle 2 vincitrici femminili e maschili della prova. Si completa la quinta serie con il tocco di Maria Vittoria Giacon, 1-10 e 17.
Presentiamo la terza serie: Giulia Benvenuti 1, Vanessa Frisoni in 2, Francesca Denardi in 3, Martina Franconetti in 4, Sara Mina il 5, Martina Collo del 6, Elisa Piccoli alla 7, Sofia Ferrari alla 8. Zoe Masetti, Andrea Ambra Pescio, Anna De Feo, Deborah Bernardi, Sofia Sartori, Greta Ongaro, Thomas Valenti, Filippo Biasin e Simone Gazzotti. Ragazzi, durante i 200 rana effettueremo le premiazioni delle gare appena chiamate. Grazie. E si completa anche questa quarta serie: Ilaria Carretta 1, 8 e 08 davanti a Ambler e Bottignola. Al via la terza serie. Presentiamo la prossima serie, la numero 2, Chiara Polonia 1, Siria Narduzzi in 2, Anita Botazzo 3, Martina Marin 4, Samantha Mazzoni alla 5, Monica Pizzolo alla 6, Viola Magoga alla 7, Morgan Faronato in 8. Martina Franconetti 1, 6 e 61 si aggiudica questa terza serie davanti a Sara Minel e Martina Collodel. Al via la seconda. E dunque è partita la seconda serie dei 100 misti femminili. Fanno ora il loro ingresso in piano vasca le ragazze della prima, presenteremo più tardi i loro nomi. Naturalmente in vasca la Marin in corsia numero 4, nono tempo di iscrizione per lei. Vediamo la situazione dopo le prime due frazioni. In archivio il dorso, Viola Magoga conduce, alle sue spalle la Pizzoli in 6 e la Mazzoni in 5. Alla prossima manca. E dunque siamo nella vasca conclusiva stile libero e risalita con la rana Samantha Mazzoni a gestire con lo stile, sempre la Magoga però in 7 a darle fastidio, la Mazzoni su Magoga 1,593, 1,6 e 0,9 rispettivamente, poi Monica Pizzol terza 1,7 e 15. E dunque siamo alla presentazione della serie numero 1 dei 100 misti femminili. Noterà in prima corsia i colori del team Insurrica, per lei quest'anno i criteri: 5 medaglie di cui 3 d'oro e finalista ai europei junior a Netanya, Karen Asprissi. Corsia numero 2 per la Polisportiva Riccione, Jessica Jacoponi. Corsia 3 la ritroviamo finalista agli assoluti nel dorso veloce, Beatrice Siboni, De Hacker.
Corsia numero 4, 3 titoli italiani assoluti in carriera, è già nazionale maggiore, già campionessa giovanile, ha partecipato anche ai Giochi di Baku e ai Mondiali Junior. Ilaria Cusinato, Team Veneto. Corsia numero 5 per le Fiamme Gialle Team Insubrica, anche per lei tutte le più importanti manifestazioni giovanili, nazionale maggiore dal 2014, finalista a Budapest, in carriera 9 titoli italiani assoluti. Arianna Castiglioni. E ritroviamo anche in sesta corsia i colori delle Fiamme Oro Roma, Giada Galizzi. Corsia 8 per il Notto di Nuoto 74, Veronica Lucchese. Ora ci siamo, al via la prima serie. In vasca con questa prima serie, occhi puntati naturalmente al centro della vasca, le specialiste Ilaria Cusinato alla 4 e Arianna Castiglioni alla 5, per entrambe nazionale maggiore e partecipazioni alle più importanti manifestazioni a livello giovanile. Cusinato, ieri per lei 2 vittorie nelle gare della farfalla e del dorso, proprio con questa seconda vediamo in che posizione si colloca, al terzo posto al momento dietro a Sprissi e Simoni. Attenzione naturalmente anche alla Castiglioni, che con la rana, sua frazione preferita, potrebbe risalire e riportarsi nelle posizioni di testa, e dunque gli ultimi 5 metri proprio della frazione rana, con il movimento che arriva al centro della vasca e proprio appaiate Castiglioni e Cusinato in lotta con la frazione a stile per la vittoria di questi 100 misti qui alla Piscina delle Rose Meeting di Halloween 2K17. Se ne va Ila Cusinato e si prende questo titolo 1:02 e 73. Arianna Castiglioni 1:3:35, poi con lo stile libero sale in terza posizione Veronica Lucchese 1:4:79. E dunque in archivio i misti al femminile, si passa sempre alla prova dei 100 misti, settore maschile. La quarta serie è già pronta dalla 1 alla 7. Giovanni Busato, Edoardo Capolupi, Matteo Campodellorto, Matteo Zoppellaro, Alvise Franceschini, Lorenzo Menegaldo e Thomas Vecchiato. Terza serie, partiranno Jacopo Fantinato 1, Edoardo Perla 2, Luca Andreini 3, Lorenzo Coan 4, Davide Martello 5, Stefano Sasso in 6, Tommaso Townsend 7, Pietro Bosetto in 8. Ragazzi, ancora un paio di serie di 100 misti, poi inizieremo con le premiazioni. Preghiamo pertanto Zoe Masetti, Andrea Ambrapescio, Anna De Feo, Deborah Bernardi, Sofia Sartori, Greta Ongaro, Thomas Valenti, Filippo Biasin, Simone Gazzotti, Fabio Lombini, Giovanni Barison e Cristiano Antioglu di recarsi urgentemente in zona premiazione. Grazie. (59:09), tempo con cui Lorenzo Menegaldo si aggiudica questa serie.
Partita questa serie numero 3 dei 100 misti maschili. Presentiamo la seconda: Giacomo Gatti 1, Edoardo Rossi 2, Gio Pedro Tumeneiro in 3, Luca Belviglieri in 4, Alessandro Calcagni 5, Andrea Spusetto 6, Giovanni Carossa 7, Marco Cescon alla 8. E dunque in acqua la terza serie, ci saranno poi quindi 2 serie, quindi le premiazioni, tutti i nomi chiamati da Luca, ragazzi, per cortesia in urgenza al podio per le premiazioni del dorso e anche dei misti appena conclusi. Tommaso Townsend 60 e 43, Stefano Sasso 60 e 92, Davide Martello 11 e 26. E dunque è partita questa seconda serie, a breve avremo la numero 1. Invitiamo pertanto anche le ragazze che hanno appena terminato i misti, Cusinato Ilaria, Arianna Castiglioni e Veronica Lucchese in zona podio. Effettueremo anche quelle premiazioni al termine dei misti al maschile. Alessandro Calcagni 27,05 al miglior passaggio dopo la frazione del dorso, con Carossa e Cescon che seguono in seconda e terza posizione. Giovanni Carossa 60 e 14 per vincere questa serie. E dunque siamo alla presentazione della serie numero 1. Noterà in prima corsia Federico Mestroni, Arca Team. Alla 2 Pierandrea Matteazzi, The Hacker Team. Corsia 3 ritroviamo Thomas Ceccon, Leo Sport. Corsia numero 4, instancabile, davvero le fa tutte le gare questa mattina, ai colori del The Hacker, Fabio Lombini. Corsia numero 6, anche lui lo ritroviamo dopo la farfalla, Alberto Razzetti, Genova Nuoto. Corsia 7, Marco Deano, Arca Team. Corsia 8, Giacomo Creazzo, Leo Sport. E siamo alla corsia numero 5, fa il suo esordio a questa edizione del meeting di Halloween in rappresentanza del team Veneto. Ultima nazionale per lui alle Universiadi di Taipei, finalista di staffetta e soprattutto ha preso parte ai Giochi Olimpici di Rio 2016, Andrea Toniato. E dunque chi specialista della farfalla come Razzetti, chi della rana come Toniato, chi del dorso e stile come Ceccone e Lombini, tutti insieme si ritrovano in questa prima serie dei 100 misti maschili. Sarà interessantissimo andarla a seguire, soprattutto scopriamo il primo riferimento cronometrico dopo le prime 2 frazioni, accoppiata farfalla e dorso, Ceccon che scappa 24,95 su Razzetti e Lombini in seconda e terza posizione. Thomas Ceccon ha iniziato a nuotare anche le gare a rana ai passati campionati giovanili, vincendo sia i criteri che in categoria, mantiene il vantaggio e ora si mette nell'ultima subacquea per affrontare la vasca conclusiva stile libero, lanciatissimo davvero verso una grandissima prestazione Thomas Ceccon, a lui gli applausi per la vittoria, 54 e 74.
Secondo Fabio Lombini 55,99, terzo Albi Razzetti 56,10. Che dire, ancora gli applausi a tutti e quanti questi atleti, al vincitore 4,74 Thomas Ceccon. E dunque terminati i misti, io ancora per l'ennesima volta rinnovo l'invito a tutti gli atleti premiati nel dorso e nei misti a portarsi in zona podio. Intanto presentiamo la prossima gara, che è la terza serie dei 200 rana femminili. Alla 1 Michelle Crivelli, in 2 Giulia Faccioli, alla 3 Andrea Elena Lion, 4 Andrea Ambrapescio, in 5 Sofia Gugiaro, in 6 Beatrice Cocconcelli, alla 7 Anna Bizzotto, in 8 Desiree Viola. E dunque è iniziata la gara dei 200 rana serie 3 in acqua. Per la 2 Alicia Celli 1, Aurora Lascagno in 2, Sofia Toffanin 3, Alessia De Luca 4, Veronica Carli 5, Irene Cerchiaro 6, Maddalena Colla 7 e Maver in ottava. Tanto ancora attendiamo con urgenza in premiazione tutti i ragazzi e le ragazze del dorso e dei misti. Zona premiazione. E allora ci siamo, possiamo postarci in zona podio per le premiazioni della gara dei 200 dorso. Dovrebbero essere presenti le ragazze e dunque a effettuare le prossime premiazioni sarà un atleta che ha gareggiato per molti anni in questa vasca, ha voluto esserci, essere presente, è salita a trovarci. Per lei nazionale maggiore in più occasioni alle Universiadi, bronzo di staffetta e soprattutto finalista olimpica sempre di staffetta, Aglaia Pezzato. Premiazione 200 dorso, categoria ragazze. Terza e bronzo per la President Bologna, Greta Ongaro. Greta Ongaro, la terza posizione, seconda e argento per la Leosport, Sofia Sartori. E prima e medaglia d'oro per l'Hydros, vincitrice in 2:20,86, Deborah Bernardi. Intanto invitiamo con urgenza Masetti, Pescio, De Feo, ragazze in zona premiazione. Intanto si completa questa serie con Sofia Gugiaro 2:42,13. Prossima premiazione 200 dorso assolute, terza bronzo i colori del Piave Nuoto, Anna De Feo. E primo posto, medaglia d'oro, entrambe hanno nuotato 2:19,05 per il Nottoli Nuoto 74 per il The Hacker Team, Zoe Masetti, Andrea Brapescio.
Intanto in acqua abbiamo la serie numero 2, presentiamo la prima dei due rana femminili, Laura Mazzotta 1, Alessia Claudia Schiavinato in 2, Samantha Mazzoni in 3, Jessica Jacoponi in 4, Lisa Angiolini in 5, Matilde Cerchier 6, Alessia Cielo 7, Monica Pizzol alla 8. Prossima premiazione, 50 dorso ragazzi. Terzo posto, medaglia di bronzo, Simone Gazzotti, The Hacker. Secondo posto, argento, i colori dell'Idros, Filippo Biasin. E primo, medaglia d'oro e vincitore per la Polisportiva Riccione in 26,82, Thomas Valenti. Ancora zona podio, sempre con Agli Pezzato alla consegna delle medaglie, finalista medagliata europea e finalista olimpica di staffetta. Terzo posto e bronzo per i 50 dorso maschili, Cristiano Antioglu, The Hacker. Cristiano Antioglu è terzo e secondo per il Mirano Nuoto, Giovanni Barison. E primo, medaglia d'oro per il The Hacker in 25,56, Fabio Lombini. Intanto in vasca si chiude la serie numero 2 con Sofia Toffanin, 2,41,81. Tutto è pronto, ci siamo? Serie 1. Intanto con urgenza in zona podio per i misti, Cusinato, Castiglioni, Lucchese, Ceccon, Lombini, Razzetti in zona podio per i misti. Prima di ripartire con la prossima gara della rana dobbiamo effettuare queste premiazioni. Tornando in vasca perché c'è una prima serie in corso e dunque ancora medaglie che si assegnano, sono quelle assolute dei 200 rana e naturalmente anche in questo caso si andrà a ricavare poi la classifica della categoria ragazzi. Lisa Angiolini 35-13 al passaggio su Jacoponi e Schiavinato. E siamo al passaggio di metà gara, sempre Lisa Angiolini 1:13:32, 38:19 i suoi secondi 50 metri. Laura Mazzotta 39:54, Alessia Schiavinato 39:71. Ancora Veronica Lucchese, Arianna Castiglioni, la Cusinato al podio. Lucchese, Castiglioni, Cusinato. Lisa Angiolini ai 150 metri, 39:39 i suoi terzi 50. Laura Mazzotta 39:89. Samantha Mazzoni 40:20.
E dunque siamo nell'ultima vasca, record della manifestazione di Eleonora Casarotto, 2:33,17. Ultime bracciate, Elisa Angiolini, 2:31,29. Se tutto viene confermato, ancora cade un altro record della manifestazione. Laura Mazzotta, 2:36,18. Samantha Mazzoni, 2:36,88. E dunque questo è l'epilogo della rana sui 200. Prima di proseguire con i 50 abbiamo le due premiazioni dei misti. In attesa delle ragazze che di nuovo convochiamo, dovrebbero esserci i ragazzi. Vedo Thomas Ceccon, c'è anche Razzetti, dovrebbe esserci anche Fabio Lombini, e quindi credo che possiamo procedere con quella premiazione. E dunque 100 misti assoluti maschi. Terzo posto, medaglia di bronzo per il Genova Nuoto, Alberto Razzetti. Secondo posto, medaglia d'argento, Fabio Lombini. E primo, medaglia d'oro, vincitore, i colori della Leosport, ha nuotato 54,74, Thomas Ceccon. Questo dunque è il podio dei misti al maschile, le ragazze ancora non ci sono, probabilmente in vasca di scioglimento, e dunque noi procediamo con quello che è il programma delle gare. La prossima sono i 50 rana ragazzi maschi. Naturalmente ringraziamo Agli Pezzato per aver effettuato queste premiazioni. E dunque settima serie ragazzi, dalla 1 alla 7, Alessandro Zanin, Riccardo Giacomele, Edoardo Rampazzo, Marco Gecchele, Gabriele Gerolin, David Gadiaga e Leonardo Beltrame. Partita la serie 7 per la numero 6, Samuele Trivisiolo 1, Dario Giobergia la 2, Samuel Vaccaro 3, Francesco Nascimben 4, Tommaso Sartorato 5, Luca Scaramuzza 6 e Ilian Beninca 7. Partita la serie numero 6, presentiamo la numero 5, Giovanni Furlan alla 1, Andrea Franceschini alla 2, Simone Ottoveggio alla 3, Alvise Bottacci in 4, Riccardo Rubini in 5, Sebastiano D'Alfredo in 6, Marco Tarzari al 7, Tyler Saveon Herring alla 8.
Francesco Nascimben 36-11, questo l'epilogo di serie numero 6. Intanto ci hanno raggiunto le ragazze, quindi prima di proseguire con la quinta abbiamo la premiazione dei 100 misti femminili. A consegnare le medaglie sarà il sindaco del comune di Rosà, Paolo Bordignon. Terzo posto, a lei la medaglia di bronzo per il notto di nuoto 74, Veronica Lucchese. Seconda argento, i colori delle Fiamme Gialle, team in Subrica, Arianna Castiglioni. E prima medaglia d'oro per il team Veneto, Fiamme Oro Roma, in 1-2-73, Ilaria Cussinato. E dunque Lucchese il bronzo, Arianna Castiglioni che ci raggiunge sul secondo gradino, e la vincitrice per il team Veneto da quest'anno anche Fiamme Oro, Ilaria Cussinato. Questo dunque è il podio dei misti al femminile, noi pronti per ripartire, al via la quinta serie maschile ragazzi, già presentata. Partita la serie numero 5 per la quarta, Marco Turco Bovolenta 1, Francesco Toniolo 2, Tommaso Cleva 3, Marco Biasutto 4, Giulio Palazzolo 5, Lorenzo Miotto 6, Mattia Fabri 7, Mauro Maculan 8. Marco Tarzariol 32-96 si aggiudica questa serie, al via la numero 4. Partita la quarta per la terza, Angelo Puglia 1, Guido Maran 2, Mattia Giron 3, Tommaso Dainese in 4, Riccardo Marton 5, Massimiliano Molinari alla 6, Mattia Zausa alla 7, Lorenzo Beghetto alla 8. E dunque ora in programma ci sono le gare veloci della rana al maschile, poi della farfalla al femminile, e quindi durante i 200 farfalla maschili effettueremo il prossimo blocco di premiazioni. Fabris intanto 33-26, tutto pronto per la terza. In acqua la serie numero 3, presentiamo la seconda, Luca Carli 1, Jonathan Zanghellini in 2, Franco Liuel Natale alla 3, Thomas Valenti in 4, Filippo Conforto in 5, Nicola Vassena alla 6, Patrick Chianiello alla 7 e Federico Ambrosi in 8. (33-94) Mattia Giron.
E siamo partiti con la serie numero 2. Siamo alla presentazione della prima. Leonardo Peluso in 1, Giacomo Alessandri in 2, Alberto Menin in 3, Francesco Vicentini in 4, Davide Costantin alla 5, Marco Menta in 6, Andrea Cescutti alla 7, Atos Ronzani alla 8. Thomas Valenti dopo la vittoria di prima del dorso fa 32-23 in questa della Rana. Ci siamo allora, prima serie ragazzi maschi. Record della manifestazione di Matteo Fraschi del 2007, 29 e 21. Corsia 5 Davide Costantin, il campione italiano giovanile dei 100 rana e bronzo nei 200. Medaglie vinte naturalmente allo stadio del nuoto di Riccione, al suo fianco più giovane Vicentini in quarta corsia, classe 03. Marco Menta alla 6, anche lui medagliato nei 100 rana, in vantaggio per il team Veneto. Marco Menta 29 e 65, a lui la vittoria della Rana ragazzi su Alberto Menin 30-47, terzo Davide Costantin 30 e 50. Si prosegue con 50 rana assoluti maschi. Presentiamo la serie 5. Alessio Balbinot 1, Edoardo Simon 2, Loris Rudi 3, Francesco San Giorgio 4, Tommaso Marchese 5, Tommaso Alba 6, Francesco Presotto 7. E siamo alla presentazione della serie 4 assoluti. Luca Crivelli 1, Marco Tavian 2, Federico Vian 3, Valerio Salmaso 4, Marco Longhin 5, Manuel Sorgon 6, Giacomo Melotto in 7. Io da 8 non ce l'avevo, È partita la serie numero 4, presentiamo la serie numero 3. Corsia 1 Luca Casagranda, in 2 Matteo Rossi, in 3 Davide Martello, in 4 Leonardo Vendraminetto, alla 5 Enrico Capodaglio, alla 6 Lorenzo Coan, 7 Pietro Bosetto, in 8 Marco Gaic. (31 e 76) Federico Vian.
Per la Serie 2 si schierano Marco Primo Guernier 1, Filippo De Carli in 2, Nicolaggio in 3, Giacomo Gatti 4, Nicolò Perozzo in 5, Pietro Cirillo alla 6, Stefano Sasso alla 7, Giovanni Busato 8. (30:89), Pietro Bossetto timbra la terza serie, al via la seconda. E dunque è partita questa serie numero 2 dei 50 rana maschili. Giacomo Gatti in corsia 4, nono miglior tempo di iscrizione. A breve naturalmente avremo la presentazione dei protagonisti della prima, intanto seguiamo ciò che accade nelle battute conclusive di questa seconda. Stefano Sasso qua giù in basso in settima corsia, è lui che si impone 29:28 su Perozzo e Guernier nell'ordine. E dunque ci siamo, presentiamo la prima serie 50 rana assoluti maschi. Nuoterà in corsia numero 1 per l'Hydros Gianmarco Tonetto. Alla 2 i colori del Leosport Giacomo Creazzo. Corsia numero 3 pluricampione giovanile della rana sia in corta che in vasca lunga, i colori del De Hacker Andrea Castello. Corsia numero 4 lo ritroviamo dopo i 100 misti nuotati pochi minuti fa, Andrea Toniato, Team Veneto. In corsia 5 i colori del Team Veneto, anche per lui più medaglie vinte ai giovanili e categoria sempre nella rana, Leonardo Lucato. Corsia numero 6 per il De Hacker, anche lui lo ritroviamo, specialista della farfalla e stile veloce, Leonardo Vimercati. Corsia 7 per il Team Veneto, Tommaso Toniolo. E alla 8 i colori del Team Veneto, Mattia Dalfarra. Record della manifestazione, l'atleta in corsia 4 Andrea Toniato nel lontano 2008, 28:45, dunque record più che alla portata per i ragazzi impegnati in questo momento. Toniato, specialista proprio della rana veloce, ha partecipato ai giochi olimpici di Rio de Janeiro e finalista ai campionati europei, è lui che conduce, va a prendersi questa vittoria. Andrea Toniato 27:78 e dunque aggiorna il record della manifestazione. Alle sue spalle Andrea Castello 28:34 e poi stesso tempo per la terza posizione Leonardo Vimercati, Leonardo Lucato. Questo l'epilogo della rana al maschile, si passa ai 50 farfalla ragazze. Corsia numero 2 per l'ottava serie Alice Menestrina, la 3 Virginia Franchi, in 4 Giorgia Menestrina, in 5 Frida Tutone, 6 Anna Mantovani e 7 Chiara Grassigli. Siamo partiti con i 50 farfalla ragazze e femmine, andiamo a presentare la serie numero 7. In corsia 2 Angela Povelato, alla 3 Noemi Farinazzo, in 4 Ginevra Lazzaro. Corsia numero 5 per Lucia Ciraudo, alla 6 Elena Chinellato, alla 7 Federica Morana.
Dalla corsia numero 7 è Chiara Garsigli che in 34,11 si aggiudica questa serie. Siamo pronti per partire con la batteria successiva già presentata, la numero 7. Pronte anche le ragazze della batteria numero 6, in corsia 1 Elisabetta Renzi, alla 2 Alice Bagna, in 3 Emma Menegaldo, alla 4 Beatrice Liana, in 5 Zeu di Callegher, alla 6 Francesca Cavallaro, alla 7 Desiree Lorena Pizzol, in corsia numero 8 Giorgia Bittoni. Intanto ci hanno riconsegnato qui impostazione microfonica degli occhiali da vista blu in corsia numero 6 sulla sedia della sesta corsia, quindi il proprietario e la proprietaria li può ritirare qui in postazione microfonica. In acqua la batteria numero 6 e noi siamo alla presentazione ufficiale delle atlete che comporranno la batteria numero 5. Giulia Furian in corsia numero 1, Agnese Di Domenico alla 2, Alessandra Maso in 3, Aurora Zecchinato alla 4, Vanessa Masatti in 5, Sara Reghetti alla 6, Giulia Trentini in 7, Arianna Pasquale corsia numero 8. (34-65) intanto per la Pizzol dalla settima corsia. Ci siamo al via la quinta serie. Siamo pronti anche con la batteria numero 4, Francesca Tormena, Idros alla 1, Alessia Segatto, Parco Livenza in 2, Silvia Turcotto, Arcateam alla 3, Angelica Moreschini, Team Veneto alla 4, Elena Carminati, Padova Nuoto in 5. In corsia numero 6, Sara Frisoni, Polisportiva Riccione alla 7, Aurora Zanin, Nottoli Nuoto. In corsia numero 8, Noemi Meneghini, 3 piscine. E dalla corsia numero 4 è Aurora Zecchinato che con 33,16 vince questa serie. Sempre al comando della classifica provvisoria Noemi Farinazzo, 32,51. Siamo ormai alle 3 batterie conclusive, andiamo a introdurre la numero 3. Veronica Zecchinato, stile libero in corsia 1, Alice Bertuzzi, Arcateam alla 2, Arianna Zanon, 3 piscine in corsia numero 3, Giada Cartesia, Buon Consiglio nuoto, in corsia 4, Aurora Bisadello, Amatori nuoto in corsia 5, Agata Gortenutti, Città Sport Vicenza, alla 6, in corsia numero 7, Francesca Vitacca, Amatori nuoto, alla 8, Carol Tagliafico, 3 piscine. E siamo all'ultima bracciata per la Moreschini che fa sua questa quarta serie col tempo ufficioso di 30,91.
In acqua la terza serie per la seconda, Erika Girotti 1, Greta Corolla 2, Giulia Bettarello alla 3, Elisa De Favre in 4, Margherita Leonardi in 5, Shamila Becchene alla 6, Agata Damini alla 7, Andrea Marchesin alla 8. E dunque restano 2 serie per la categoria ragazze, saranno poi 13 le assolute, quindi 15 da 50 e poi ancora le premiazioni, quindi l'invito a Angiolini, Mazzotta Mazzoni, Lion Cocconcelli Dascanio, Menta Menin, Costantin, Toniato, Castello, Lucato, ragazzi e anche Leonardo Vimercati che ha nuotato allo stesso tempo. Ragazzi, questi atleti in zona podio dopo 15 da 50 che restano. In acqua la seconda serie, presentiamo la prima 50 farfalla. Ragazze, Greta Ceolina alla 1, Nina Pettenella in 2, Nicole Santuliana alla 3, Sofia Sartori 4, Aurora Ricchi in 5, Noemi Grendene alla 6, Vittoria Nicola alla 7, Emma Canova alla 8. E si completa la seconda serie con la De Faveri 31,04 dalla quarta corsia e dunque tutto pronto per la già presentata prima serie. Oro nei 100 farfalla, argento nei 100 dorso e bronzo nei 2 misti. Queste le 3 medaglie vinte ai criteri dalla Sartori, a cui ha aggiunto l'argento e categoria nella farfalla. Chiara favorita in corsia centrale per aggiudicarsi anche questa prova sulla distanza delle 2 vasche. Porta colori lei della Leosport, saldamente in vantaggio. Record di Emma Hafer 28,88, 28,62. Dunque Sofia Sartori vince e ottiene anche il primato della manifestazione. Nicole Santuliana 30,56, Nina Pettenella 30,86, aveva fatto però un centesimo meglio Aurora Bissarello con 30,85, dunque lei che sale in terza posizione. Archiviata la farfalla ragazzi, siamo alla farfalla assolute, serie 13, Giorgia Masiero in 3, Alessia Scaramuzza 4, Marta Michienzi 5, Ilaria Trevision 6. Andiamo ad introdurre la serie numero 12 con Alessandra Bonetto in corsia 2, Ludmilla Pischedu in 3, Silvia Buran in 4, Giorgia Carletti in 5, Ludovica Rossi in corsia numero 6. Dalla corsia numero 6 Ilaria Trevisiol che con il tempo di 34,38 si aggiudica questa serie su Alessandra Scaramuzza 34,89. Siamo al via con la batteria numero 12.
Alessandra Boneto 33,59 si aggiudica questa serie in testa alla classifica provvisoria. Stanno arrivando ai blocchi di partenza le atlete della serie numero 10, Anna Bozzini in 1, Chiara Guglielmo alla 2, Elena Peruzzo in 3, Sofia Bratti alla 4, Elisa Piccoli in 5, Arianna Casarotto alla 6, Jessica Dalfovo in 7, Martina Veronese, corsia numero 8. Dalla corsia numero 4 Rachele Cavalieri 32,27 si aggiudica questa serie su Martina De Faveri 32,97, Sara Ambrosi 34,08 in terza posizione. E nacqua la serie numero 10, andiamo ad introdurre e a presentarvi la batteria numero 9, Giovanna Minto in corsia numero 1, Gaia Negrini alla 2, Letizia Righi in 3, Sofia Coral Ambler corsia 4, Marianna Sonda in 5, Francesca De Zulian alla 6, Amalia Nicodim alla 7, Francesca Cacciolari corsia 8. Ed è Elisa Piccoli con 30,84 ad aggiudicarsi batteria e testa provvisoria della classifica. In seconda posizione Elena Peruzzo 32,09. Andiamo ad introdurre le ragazze della batteria successiva, Carlotta Giau in 1, Silvia Casali alla 2, Sofia Maria Pretto in 3, Giorgia Mella alla 4, Alice Montanieri in 5, Benedetta Benacchio alla 6, Asia Bertezzi alla 7, Nicole Howetz, corsia 8. Intanto siamo quasi al prossimo blocco di premiazioni, mancano 9 da 50, pertanto l'invito a organizzarsi e a presentarsi per tempo. Angiolini Mazzotta Mazzoni, Leon Cocconcelli Dascanio, Menta Menin Costantin, Toniato Castello, Lucato e Vimercati al podio per le premiazioni. La vittoria di questa batteria arriva dalle corsie laterali, Giovanna Minto in 1.31,89, a seguire alla 8 Francesca Cacciolari 32,41. Siamo al via con la serie numero 7. Serie 8 in acqua. Ad avviarsi al giudice addetto ai concorrenti, le ragazze della batteria numero 7, Federica Vanzani in 1, Matilde Cerchiera alla 2, Giorgia De Pieri alla 3, Laura Callegaro in 4, Giorgia Moscona alla 5, Nicole Dalla Torre alla 6, Sara Uta alla 7, Alessia Schiavonna corsia 8. Saldamente in testa alla corsia numero 6 e Benedetta Benacchio che in 30,01 si aggiudica la batteria e balza in testa alla classifica provvisoria.
Serie 6 che fa il suo ingresso all'addetto ai concorrenti. Chiara Polonia in 1, Desi Zanco alla 2, Sofia Bussolo alla 3, Agata Maria Ambler corsia 4, Sara Beninca in 5, Anna Chiara Zanette alla 6, Anna Gaspari in 7, Greta Finocchiaro corsia 8. Sono le ultime bracciate per le atlete di questa batteria e in 30 e 48 Giorgia De Pieri si aggiudica questa serie su Giorgia Moscon, 30 e 64 Nicole Dalla Torre, 31 e 16 in terza posizione. Serie numero 5, Siria Narduzzi in 1, Sara Bernardi alla 2, Elisa Rigoni in 3, Ottavia Franceschini, corsia 4, Giorgia De Mas Micheluto in corsia 5, Anna De Feo alla 6, Giorgia Dell'Antonia corsia 7, Arianna Desiderio, corsia numero 8. Saldamente in testa in corsia numero 4 e Agata Maria Ambler, che è anche la prima atleta a scendere sotto il muro dei 30 secondi, 29 e 63. Desi Zanco 30 e 57 in seconda posizione, Greta Finocchiaro 30 e 66 al terzo posto. E siamo alla presentazione della quarta serie. Elis Pitton alla 1, Ilaria Carretta in 2, Arianna Luci 3, Samantha Mazzoni alla 4, Sofia Tarocco 5, Valentina Brollo 6, Nicole Dori in 7, Anna Bohem 8. Anna De Feo 29,94 timbra la serie numero 5, al via la quarta. Noteranno per la terza serie Francesca Denardi 1, Chiara Gattagrissa 2, Giulia Pavanello 3, Giada Parisse 4, Anna Fontana in 5, Alessandra Miari Fulgi 6, Alexandra Vittorita Bondaneci alla 7, Lisa Carini in 8. Ragazzi, vi ricordiamo che durante i 200 farfalla verranno le premiazioni delle gare precedenti mancanti. Lisa Angiolini, Laura Mazzotto, Samantha Mazzoni, Elena Lion, Beatrice Cocconcelli e Aurora D'Ascanio, le prime atlete che saranno premiate. Sofia Tarocco 29,08 va al comando della graduatoria provvisoria quando tutto pronto per la serie 3. E siamo in vasca con la terza serie, presentiamo le protagoniste della numero 2, Alissa Ghirardini in 1, Adelaide Tosso alla 2, Anita Bottazzo alla 3, corsia 4 la ritroviamo argento ai criteri in questa gara, è Maver, 5 Veronica Lucchese, in 6 Alessandra Agnoato, alla 7 Alicia Creni, in 8 Lucia Menegaldo. 29-23 Alessandra Miari Fulcis si aggiudica questa terza serie.
E siamo in vasca con la serie numero 2, atlete con i tempi di iscrizione dal 9 al 16, Maver abbiamo detto argento ai criteri, ma anche l'Agnoato 2 medaglie d'argento sempre ai criteri. La Tosso la ritroviamo specialista del dorso veloce, siamo negli ultimi 5 metri, vediamo i responsi cronometrici. L'Agnoato 28,34 va al comando della classifica provvisoria, alle sue spalle Lucchese e Aver. Siamo alla presentazione della prima serie dei 50 farfalla femminili. Nuoterà in corsia numero 2 per la Polisportiva Riccione Jessica Jacoponi. In terza corsia i colori della Leosport Giorgia Biondani. Corsia 4 in questa gara, titolo giovanile, finale agli Euro Junior, Karen Asprissi, team in Subrica. Al suo fianco in corsia numero 5, finale alle Olimpiadi giovanili e mondiali junior, e già medagliata agli assoluti di Riccione, Claudia Tarzia, CS Esercito, Genova Nuoto. Corsia 6 per le Fiamme Oro Roma, Giada Galizzi. Corsia 7 per il De Hacker, Beatrice Sivoni. Corsia 8 per l'Hydros, Viola Magoga. Karen Asprissi, la più giovane, classe 02 in corsia 4, 27-27 in vasca lunga, aveva nuotato nella finale di Israele proprio dei 50 farfalla, record è di Sofia Jurasek, 28-12. Siamo già nella vasca di ritorno, Asprissi in 4 nelle sue corsie adiacenti, la Biondani alla 3, la Tarzia alla 5, terzetto in testa, vediamo le posizioni, Giorgia Biondani 27,56 a 5 centesimi, Claudia Tarzia, e la Asprissi anche lei, le prime 3 racchiuse in 9 centesimi soltanto. Dunque Giorgia Biondani con 27,56 ottiene il nuovo record della manifestazione. E dunque vanno in archivio i 50 farfalla, ora effettueremo le premiazioni durante la gara dei 200 farfalla maschili, che vede i protagonisti della quarta serie ai blocchi con Daniele Ortolan 2, Davide Salmistraro alla 3, José Lancerini 4, Alessandro Gallinaro 5, Amit Cohen 6, Dario Panciroli 7. Partita la quarta serie, nuoteranno per la terza Mattia Squali 1, Andrea Loro 2, Luigi Termine 3, Marco Tosoni 4, Leonardo Zanotto 5, Alberto Rodigherio 6, Marco Gattagrisa 7. E dunque ancora ricordo tutte le premiazioni dai 200 rana in poi. Le prime ragazze e i ragazzi che attendiamo sono Lisa Angiolini, Laura Mazzotta, Samantha Mazzoni, Andrea Elena Lion, Beatrice Cocconcelli, Aurora Dascanio, Marco Menta, Alberto Menin, Davide Costantin, Andrea Toniato, Andrea Castello, Leonardo Lucato, Leonardo Vimercati, ancora Sofia Sartori, Nicole Santuliana, Aurora Bisarello. Ragazzi e ragazze, per cortesia, con urgenza in zona premiazione.
Intanto ancora in attesa dei ragazzi e ragazze in zona podio, noi andiamo a registrare quello che è l'arrivo di questa quarta serie, va in archivio con il tocco di Lancerini che sorpassa nel finale 2:19 e 28 su Salmistraro che è secondo 2:19 e 66. Tutto pronto, al via la serie 3. Attenzione, c'è un annuncio squalifica in questa serie appena conclusa. L'atleta in corsia 3, Davide Salmistraro, Padova Nuoto, è stato squalificato per falsa partenza. È partita intanto la serie 3, presentiamo la 2, Nicola Zanin 1, Paolo Contebonin 2, Edoardo Rossi 3, Alessandro Vicenti in 4, Mattia Soncin 5, Federico Spalotto in 6, Pietro Monego alla 7, Angelo Formentin alla 8. E dunque possiamo andare in zona podio a consegnare le medaglie. La prima premiazione che effettuiamo è una in cui tutti i ragazzi sono presenti e dunque 50 rana ragazzi maschi. Terzo posto e medaglia di bronzo Davide Costantin. Secondo posto la medaglia d'argento Alberto Menin. E primo e medaglia d'oro vincitore in 29,65 per il team Veneto, Marco Menta. Marco Tosoni 2:15,60, Mattia Squaglio 2:15,85. Al via la serie numero 2. Cerimonia di premiazione 200 rana, ragazzi, femmine, terza e bronzo per la Polisportiva Riccione, Aurora Dascanio. Seconda argento per la President Bologna, Beatrice Cocconcelli. E prima medaglia d'oro, i colori dell'Idros 2:46,03, Andrea Elena Lion. Intanto noi alla presentazione della serie numero 1, 200 farfalla assoluti. Lorenzo Menegaldo, Idros alla 1, Giovanni Barison Mirano alla 2, Stefano Raimondi, De Hacker in 3, Matteo Bertoldi, De Hacker alla 4, in 5 Andrea Facciola, De Hacker, alla 6 Giacomo Fasce, Genova Nuoto, in 7 Marco Deano, Arcatim, alla 8 Achille Valerio, Sport Management. Prossima premiazione 200 rana assolute, terza bronzo per la Polisportiva Riccione, Samantha Mazzoni. Secondo posto medaglia d'argento per l'Idros, Laura Mazzotta. E prima vincitrice i colori del The Hacker Team in 2:31,29, Lisa Angiolini, primato del meeting.
Intanto siamo nella vasca conclusiva di questa seconda serie con Alessandro Visintin, Idros, corsia centrale numero 4, 2, 8 e 23. E dunque in archivio questa seconda serie, tutto pronto, ancora medaglie in palio, al via la prima serie, 2 fa maschili. Premiazione 50 rana assoluti maschi, terzo posto e medaglia di bronzo, entrambi 28 e 56, colori del Team Veneto e del The Hacker Team, Leonardo Lucato, Leonardo Vimercati. Secondo posto, medaglia d'argento per il The Hacker Team, Andrea Castello. E primo e vincitore per il Team Veneto col record del meeting 27,78, Andrea Toniato. E noi subito torniamo a concentrarci a ciò che accade in vasca, perché c'è in corso una nuova prima serie, dunque ancora medaglie in palio qui alla Piscina delle Rose. Matteo Bertoldi 57,86, già 1,5 secondi di vantaggio su Facciola, atleta della Sicilia, ha salito anche lui quest'anno al The Hacker a Bologna, e poi Menegaldo al momento in terza posizione. Intanto invitiamo al podio anche Sofia Sartori, Nicole Santuliana, Aurora Bisarello, ragazze in zona podio. Matteo Bertoldi 31,56, i suoi terzi 50, Andrea Facciolà 31,68, Stefano Raimondi 32,34. E siamo ormai nelle battute conclusive, il record della manifestazione di Mattia Zuin 2.00 e 03. Ultime bracciate, Matteo Bertoldi, corsia numero 4, record non arriva, ma arriva comunque la vittoria, 2.1 e 35 davanti a Facciola, 2.3 e 21, e poi in terza posizione a completare la tripletta dei Hacker Stefano Raimondi, 2.3 e 43. Prossima gara è la gara dei 200 stile libero femminili, serie numero 8, ai blocchi dalla 1 alla 8, Anna Peruzzetto, Erin Raimondi, Elissa Turco, Nicole Dalla Torre, Deborah Bernardi, Rebecca Lago, Greta Pavan, Asia Mutton. Ancora zona podio, ancora premiazioni, 50 farfalla, ragazze femmine. Terzo posto la medaglia di bronzo per l'amatori nuoto, Aurora Bisarello. Secondo posto medaglia d'argento per la Leosport, Nicole Santuliana. Prima medaglia d'oro vincitrice per la Leosport col nuovo record 28 e 62, Sofia Sartori. Intanto invitiamo in zona podio anche
Giorgia Biondani, Claudia Tarzia e Karen Asprissi per la farfalla assoluta, ragazze in zona premiazione. Karen Asprissi, Giorgia Biondani in zona premiazione. Karen Asprissi, Giorgia Biondani. Intanto in acqua abbiamo la serie numero 8 dei 200 stile femminili. Presentiamo la settima dalla prima all'ottava corsia: Elisa De Faveri, Maria Clara Peretto, Arianna De Serio, Martina Tollot, Alessia Totti, Margherita Bianchin, Emma Alfonso e Benedetta Taglia. Il tempo della Raimondi 2:12 e 10. Presentiamo la prossima serie numero 6: Martina Giuriato 1, Maria Vittoria Bestetti alla 2, Claudia Manuela Rossetto in 3, Valentina Brollo 4, Martina Battistella in 5, Arianna Davide in 6, Alessandra Gazzetta in 7 e Speranza Perencin in 8. Tanto dovrebbe averci raggiunto anche Karen Asprissi, già c'era Claudia Tarzia, vediamo se arriva anche Gio Biondani. Intanto noi ci spostiamo in zona podio ad effettuare questa premiazione, che è quella dei 50 farfalla assolute femmine. Dovrebbe esserci in zona podio per la consegna delle medaglie l'assessore ai servizi sociali del comune di Rosà, Elisa Mezzalira. E siamo dunque sul terzo gradino del podio. A lei la medaglia di bronzo, Karen Asprissi in Subrica. Secondo posto la medaglia d'argento per il Genova Nuoto CS Esercito, Claudia Tarzia. E prima medaglia d'oro vincitrice 27,56, record della manifestazione per la Leo Sport, Giorgia Biondani. Alessia Totti 2:12,54 per vincere questa serie numero 7, al via la sesta. E dunque fatta anche la premiazione della farfalla assolute, ora attendiamo i maschi per i 200, Bertoldi, Facciolà e Raimondi, 3 ragazzi del De Hacker, e ora ricaveremo anche la classifica della categoria ragazzi. Intanto in corso abbiamo la serie 6 dei 2 stile femminili. Presentiamo la 5: Giulia Benvenuti 1, Vittoria Nicola 2, Elena Toneto 3, Lisa Carini 4, Anna De Feo in 5, Sofia Coralambler 6, Anna Dalfara al 7, Giorgia De Pieri la 8.
E dunque per la categoria ragazzi, 200 farfalla maschili, l'invito a Mattias Soncin, Mattias Calliu e Leonardo Zanotto. Sono questi i primi tre classificati, quindi a loro l'invito in zona podio, così come ancora i ragazzi del The Hacker per l'assoluta. Alessandra Garzetta, 2:10:51, si aggiudica la serie numero 6, al via la numero 5. È partita la serie numero 5, presentiamo la numero 4, Desiree Viola 1, Arianna Rado 2, Anna Fontana 3, Gaia Stere Mirotti 4, Alissa Ghirardin 5, Chiara Gattagrisa alla 6, Elisabetta Peruzzetto alla 7, Giada Stegani in 8. Ancora Mattias Quagliu, Leonardo Zanotto, zona premiazione, Mattias Quagliu, Leonardo Zanotto e ancora Matteo Bertoldi, Andrea Facciolà, Stefano Raimondi, grazie. Intanto la De Feo completa questa serie dei due stile femminili, lo fa con l'ufficioso di 2:8 e 74. Siamo in vasca con la serie numero 4 dei 200 stie libero al femminile. Presentiamo la terza, Martina Pinarello in 1, Giulia Fraccaro alla 2, Alessandra De Poli alla 3, Concetta Perroni in 4, Matilde Modolo alla 5, Sciauda Stefanuto in 6, Greta Finocchiaro alla 7 e Jennifer Parolin in 8.
E allora noi ancora in zona podio, sempre Elena Mezzaliera, assessore alle politiche sociali, alla consegna delle medaglie. Siamo sul terzo gradino del podio, dei 200 stile libero ragazzi, dei 200 farfalla ragazzi maschi, Leonardo Zanotto. Secondo posto, medaglia d'argento, Mattias Quagliu. E primo posto e vincitore in 2:11 e 82, Mattias Soncin. Intanto siamo alla conclusione anche di questa serie 2:09:09 per la Fontana dalla terza corsia. Ancora zona podio, ancora premiazioni, 200 farfalla assoluti maschi, terzo e bronzo per il De Hacker Team, Stefano Raimondi. Secondo posto, medaglia d'argento per il De Hacker Team di Bologna, Andrea Facciola. E primo, medaglia d'oro completa la tripletta del De Hacker, ha notato 2:1 e 35, Matteo Bertoldi. Siamo ai 150 metri di questa terza serie, sempre Giulia Fraccaro a condurre su Alessandra De Poli, al momento in seconda posizione. Presentiamo la seconda serie, due stile femminili, Eleonora Marina alla 1, Maria Vittoria Baldina alla 2, Giulia Grasso in 3, Leonora Brotto alla 4, Alicia Cregno in 5, Martina Marina alla 6, Samantha Mazzoni in 7, Giulia Pavanello alla 8. E dunque Giulia Fraccaro resiste agli attacchi, è lei che si impone in questa terza serie, 2:6:36, la De Poli seconda a 32 centesimi, 2:6:68. E dunque è partita la serie numero 2. Siamo alla presentazione di quella che è l'ultima gara di questa mattina, la prima serie 200 stile libero femminili. Siamo in corsia numero 1, i colori del team veneto Ludovica Zarpellon.
Corsia numero 2 per l'Insubrica, la ritroviamo, 2 titoli ai criteri di quest'anno, Giulia Borra. In corsia numero 3 i colori del Team Veneto, in precedenza la vittoria dei 100 misti, 3 titoli assoluti e già nazionale maggiore anche lei, la ritroviamo Ilaria Cusinato. Corsia numero 5, nazionale maggiore 2K14 per le Fiamme Oro Roma, Giada Galizzi. Corsia 6 per il Team Veneto, Lucrezia Delantone. Corsia numero 7, i colori del The Hacker, Lisa Angiolini. Corsia numero 8 per il Team Veneto, per lei questa mattina velocità pura, essendo specialista dagli 800, 1500, anche 5 km in acque libere, campionessa europea, bronzo in vasca e finalista ai mondiali, 3 record italiani detiene, categorie ragazzi e junior, Giulia Salin, Team Veneto. Eleonora Brotto intanto anche lei in passato medagliata in categoria nelle gare dei 400-800 e nazionale giovanile a Piombino agli Euro Junior in acque libere, portacolori del Team Veneto 1.32.99 dopo le prime 6 vasche, proprio lei che detiene il record della manifestazione in questa gara, 2.4.40 nel 2014. Siamo alle battute conclusive, 2.04.62 Eleonora Brotto su Giulia Grasso 2.4.72. E allora ci siamo, è l'ultima gara di questa mattina, la prima serie 2 stile femminili. E dunque siamo in vasca con questa prima serie dei 200 stile libero al femminile. Giada Galizzi in corsia 5, finale agli assoluti nei 100 e nazionale maggiore agli europei, miglior tempo di iscrizione vista l'assenza corsia centrale di Alice Mizzau. Vediamo la situazione al passaggio dei 50 metri, Cusinato e Galizzi dovrebbero essere loro due nell'ordine, o meglio la Giulia Borra lassù in corsia numero 2, 28,92, un centesimo proprio la Galizzi. Ci avviciniamo alla virata di metà gara, 100 metri sempre Borra, Cusinato, Galizzi. Ilaria Cusinato sale in prima posizione con 30,84, Giulia Borra 30,94, Giada Galizzi 30,98. Record della manifestazione è stato nuotato l'anno scorso da Aglaia Pezzato, 1,58,22. E siamo alla virata dei 150 metri, vediamo come cambia, se cambia la situazione, prova a guadagnare ancora qualche decimo la Cusinato che scende ancora sotto i 31, 30,81 per la precisione, Giulia Borra 31,28 e Giada Galizzi 31,38. E dunque siamo ormai entrati nella vasca conclusiva, Cusinato alla 3, alla 5 la Galizzi, alla 2 Giulia Borra, sono queste le prime 3 posizioni, vediamo in quale ordine. La Delantone in quarta, al momento in 6 risale Giulia Salin, là davanti però Ilaria Cusinato 2.00 e 60, Giada Galizzi 2.1.87, Giulia Borra 2.2.77, poi non basta il rientro nel finale di Giulia Salin che resta in quarta posizione. E dunque in archivio questa gara, l'invito naturalmente alle ragazze, se tutti i risultati verranno confermati, a portarsi subito al podio perché è necessario chiudere la manifestazione, quindi Cusinato, Galizzi e Borra, e naturalmente anche in questo caso ricaveremo le prime 3 classificate della categoria ragazze.